Negli anni credo che tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta di Theranos e quando se ne parla si sente quasi sempre la stessa frase, ovvero la più grande truffa della Silicon Valley. Ed è vero, perché su un certo livello lo è stata, ma detta così sembra quasi una storia fredda, fatta soltanto di numeri, di investimenti e di una tecnologia che poi ha finito per non funzionare mai. In realtà quello che c'è dietro questa storia è molto più complesso e soprattutto molto più umano. Theranos è nata come una promessa enorme, possiamo dire quasi messianica, ovvero quella di rivoluzionare la medicina con una singola goccia di sangue, ma tutta la sua realtà ha finito per ruotare attorno ad una persona soltanto, ovvero Elizabeth Holmes. E per capire davvero cosa sia accaduto, noi dobbiamo prima capire lei e poi anche tutte le persone che le hanno praticamente gravitato attorno, perché Elizabeth non era soltanto una giovane fondatrice ambiziosa, era qualcuno che era capace di convincere chiunque avesse davanti che la sua visione fosse l'unica direzione possibile. E il modo in cui si presentava, tra l'altro, colpiva chiunque, perché Elizabeth parlava in modo diretto, in modo determinato, guardava dritto negli occhi chi l'ascoltava e all'apparenza sembrava non solo crederci davvero a questo suo obiettivo ambizioso, ma anche sul punto di realizzarlo. All'inizio è questo che ha spinto così tante persone a seguirla. Parliamo di scienziati giovani, ingegneri di talento, generali in pensione, investitori miliardari, giornalisti e persino politici influenti. Attorno ad Elizabeth hanno praticamente orbitato figure provenienti da ogni ambiente. Parliamo dell'ambiente accademico, dell'ambiente economico, militare, ma anche e soprattutto politico. Ma più cresceva il consenso, più la sua visione diventava intoccabile, un muro che praticamente non poteva essere messo in discussione da nessuno e per nessun motivo. E lì, proprio dentro Theranos, che poi è iniziata la sua parabola discendente, perché si scoprirà infatti che i reparti erano tenuti separati, che le informazioni circolavano a fatica, che tutto era praticamente avvolto da una segretezza quasi assurda e chi provava a dire qualcosa di diverso da quello che magari si diceva normalmente o veniva raccontato al pubblico, alla fine veniva sempre messo da parte. Questo ovviamente ha lasciato nel tempo segni molto profondi, perché c'è chi ha iniziato a dubitare di se stesso, non della tecnologia, chi ha sofferto anche a livello psicologico, chi racconta ancora oggi di non riuscire a dormire o prendere delle decisioni logiche senza chiedersi: ma sto davvero facendo la cosa giusta? Ed è questo quello che non si vede quando noi parliamo di Theranos e di truffa. Non si vede la parte umana, quella che poi ha avuto un impatto su chi ne ha fatto parte. Tutti in modi diversi hanno orbitato intorno ad Elizabeth e così Theranos è andata avanti per anni, non grazie ai miracoli tecnologici promessi, perché quelli non ci sono mai stati, ma grazie ad una rete di persone intelligenti, preparate, entusiaste, che poi si sono ritrovate loro malgrado e a loro insaputa dentro un sistema che giorno dopo giorno ha iniziato a consumarle. Quando poi tutto è crollato, non è crollata solo un'azienda, sono crollate anche le vite di chi ne ha fatto parte. Ed è questo che rende tutta questa storia così importante. Non solo l'inganno, non solo il denaro perso, ma le persone che ci hanno creduto e tutto quello che poi la convinzione che è stata anche propinata da Elizabeth a queste persone ha poi portato nelle loro vite. Benvenuti in questo primissimo episodio di Beautiful Life Society. In questo deep dive approfondiremo tutta la storia di Elizabeth Holmes, da promessa rivoluzionaria a protagonista di una delle frodi più clamorose nella storia della Silicon Valley. Da qui iniziamo a raccontare storie che meritano di essere comprese, non solo ricordate. Infatti l'obiettivo di questo canale è prendere queste vicende, analizzarle pezzo per pezzo, capire come siano potute accadere, quali meccanismi li hanno resi possibili e soprattutto quali conseguenze continuano a produrre, anche quando magari il mondo sembra averle dimenticate. Perché solo se comprendiamo, riusciamo a riconoscere i segnali, le scelte, le responsabilità che poi spesso si ripetono sotto forme diverse. Però prima di iniziare vi chiedo una piccola cosa che
per noi conta davvero tanto. Se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate un like o anche solo un commento. Sono praticamente gesti molto semplici, lo so, ma per noi e per questo progetto in generale fanno davvero la differenza, perché dietro ogni video c'è un lavoro immane, un lavoro che non si vede, sicuramente non da questo video, ma che richiede tantissimo tempo, tanta ricerca, scrittura, montaggio e soprattutto tanta dedizione. E se sul vostro dispositivo c'è anche l'opzione Hype, usarla aiuterebbe tantissimo questo video ad essere visto da più persone possibili e ci darebbe un supporto che voi non potete nemmeno immaginare. Grazie davvero a chi vorrà farlo, perché anche un piccolo aiuto rende tutto questo praticamente possibile. E anche un ultimo disclaimer prima di andare avanti. In questo video parleremo di temi sensibili, manipolazione emotiva, mobbing e anche un caso di suicidio. Quindi se siete particolarmente sensibili a questi argomenti, per favore prendetevi cura di voi e noi ci vediamo al prossimo video. Ora sì, direi che possiamo cominciare con la nostra storia. What do you dream for? Something in 2025. That less people have to say goodbye too soon to people they love. That's great. Can you tell us a secret? Elizabeth Ann Holmes nasce il 3 febbraio 1984 a Washington, D.C. Nasce all'interno di una famiglia decisamente benestante e molto inserita negli ambienti giusti. Infatti nei primi anni 90 la famiglia si trasferisce in Texas, e questo per motivi lavorativi legati al padre. Il padre di Elizabeth, Christian Erasmus Holmes IV, ricopre infatti ruoli di grande responsabilità. È stato vicepresidente di due tra le più importanti compagnie energetiche americane, quale la Tenneco ed Enron, e proprio su Enron dobbiamo dire qualcosa, perché sarà al centro di uno dei più grandi scandali finanziari della storia degli Stati Uniti. Parliamo di un enorme caso di bancarotta fraudolenta, nata dalla falsificazione dei bilanci per mascherare quindi le perdite e far sembrare l'azienda chiaramente in salute quando questa non lo era. Questo sistema, neanche a dirlo, aveva ingannato investitori, analisti, così come anche i mercati, e porta nel 2001 l'azienda al collasso. Questa, per spiegarla in parole molto semplici, non ha nulla a che fare con la nostra storia di oggi, ma secondo me dice tanto, soprattutto rispetto a quello che succederà dopo. Dopo questa parentesi nel settore privato, Christian continua la sua carriera all'interno delle istituzioni. Assume praticamente posizioni di rilievo in tre importantissime agenzie governative. Parliamo della USAID, che è l'agenzia che gestisce gli aiuti esteri e i programmi di sviluppo nei paesi poveri o emergenti, la US EPA, l'agenzia che si occupa della protezione dell'ambiente, e infine presso la USTDA, che favorisce la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti attraverso l'export verso le economie appunto considerate emergenti. Tra l'altro, non so se qualcuno di voi lo sa, ma durante quest'ultima amministrazione Trump la USAID è stata praticamente smantellata. Comunque, in altre parole, il padre di Elizabeth è una figura governativa molto rispettata, è sicuramente abituato a muoversi tra aziende di alto livello, tra le istituzioni che contano, ma soprattutto all'interno degli ambienti diplomatici. E la madre di Elizabeth, ovvero Noel Ann Holmes, in nascita d'Ost, non è da meno, perché anche lei ha lavorato per diversi membri del Congresso, ha ricoperto ruoli amministrativi come anche di supporto politico, che di fatto l'hanno collocata all'interno dell'elite professionale di Washington. Anche tra gli antenati di Elizabeth c'è una figura che colpisce particolarmente, perché dovete sapere che il suo trisavolo, Louis Fleischmann, che era un immigrato ebreo ungherese arrivato in America con pochissimo, nel giro di pochi anni aveva praticamente costruito un vastissimo impero. È stato infatti lui a fondare la Fleischmann's East, un'azienda di lievito che esiste tutt'oggi e che sin dall'inizio praticamente si era affermata negli Stati Uniti come leader del settore. L'enorme successo della sua impresa porta tra l'altro Lewis a vivere
uno stile di vita a dir poco sfarzoso, perché viveva all'interno di una villa con 42 stanze, aveva 40 domestici, possedeva uno yacht e partecipava a safari esotici, che tra l'altro mi pare di aver capito che fosse una delle attività preferite delle persone ricche dell'epoca, no? Intraprendere questi safari esotici. Aveva persino acquistato un'isola vicino alle Hawaii, che era praticamente ricoperta di alberi di cocco, e la usava come luogo di ritrovo in cui incontrare personaggi molto importanti del suo tempo. Tra questi addirittura c'era Amelia Earhart, la prima donna a volare da costa a costa senza scali, ed è stata anche la prima a sorvolare il Pacifico da Auckland a Honolulu. Insomma, Louis Fleischmann era un imprenditore brillante, molto inserito negli ambienti culturali dell'epoca, e anche uno dei suoi figli, cioè Raoul Fleischmann, diventa un importante finanziatore e investitore. Infatti è proprio grazie a lui che nasce una delle riviste più iconiche della storia americana. Parliamo del New Yorker. Diciamo che l'idea editoriale del magazine è di Harold Rose e Jane Grant, ma è Raoul a mettere di fatto i soldi, le risorse e tutta la struttura finanziaria necessaria per far partire il progetto. Questo investimento infatti contribuisce a salvare la rivista nei primi anni, che praticamente sono stati tra i più difficili, e penso che senza di lui probabilmente oggi questa rivista non sarebbe sopravvissuta, almeno senza il suo intervento finanziario. Ora, giusto per darvi un contesto su questa rivista, dovete sapere che il New Yorker è il magazine in cui il giornalista Ronan Farrow, che è figlio dell'attrice Mia Farrow e del regista Woody Allen, scrive i primi articoli di denuncia contro Harvey Weinstein. Sono infatti questi gli articoli che poi contribuiscono a rendere virale il movimento del Me Too contro le molestie sessuali ad Hollywood. Tra l'altro, la pubblicazione di questi pezzi gli vale nel 2018 il premio Pulitzer per il miglior giornalismo di pubblico servizio. Tutto questo quindi ci dà l'idea del contesto in cui cresce Elizabeth. Parliamo di una famiglia che frequenta ambienti di altissimo livello e che ha avuto anche una certa influenza nella storia degli Stati Uniti. Quindi sì, le origini della famiglia di Elizabeth sono di tutto rispetto. Parliamo di persone che hanno avuto ricchezza, contatti, prestigio, ma anche di imprenditori brillanti, come anche di figure influenti. Il problema è che con il tempo tutto questo patrimonio economico e simbolico praticamente si dissolve quasi del tutto, perché le generazioni successive non riescono di fatto a preservarlo, e l'impero che quindi era stato costruito dagli antenati di Elizabeth finisce praticamente per svanire nel nulla. Un amico di famiglia, un certo Joseph Hewitt, di cui tra l'altro parleremo anche più avanti, racconta una storia molto interessante sulla famiglia di Elizabeth. Dice che i genitori di Elizabeth erano molto nostalgici dei tempi in cui la famiglia era considerata una delle più ricche e influenti degli Stati Uniti, ed è come se vivessero con una sorta di peso addosso, no? La consapevolezza che una volta le cose per loro erano molto diverse, che sicuramente vivevano nel prestigio, nella ricchezza, ma che adesso non c'era nulla di tutto questo. Secondo Hewitt, infatti, questa nostalgia così incanalata nel contesto familiare non rimane però soltanto tra gli adulti. Elizabeth cresce respirando questo clima e lentamente lo fa suo. Fin da piccola, infatti, lei sviluppa l'idea che il successo non sia soltanto una possibilità, ma quasi una responsabilità, come se riportare la famiglia a livello di un tempo fosse qualcosa che in un modo o nell'altro dovesse toccare proprio a lei, ed è infatti da lì che nasce poi quella sua ambizione così forte, no? Quella spinta quasi ossessiva a voler eccellere e a voler costruire qualcosa di grande, non solo per il mondo, come lei poi racconterà tante volte, ma anche per recuperare una sorta di eredità familiare che le sembra in parte svanita. Comunque, tornando alla storia, Elizabeth ad un certo punto frequenta il liceo privato della St. John's School a Houston, e lì eccelle praticamente in qualsiasi cosa faccia. Una sua amica del liceo, tra l'altro una certa Megan Long, dice che per Elizabeth la competizione era essenziale. Lei tra l'altro ricorda perfettamente un aneddoto, cioè quando una volta dovevano correre una gara, una di quelle competizioni che insomma si organizzano a scuola, ed Elizabeth in quell'occasione praticamente arriva ultima,
Ma nonostante tutto lei decide di non fermarsi, continua a correre perché è determinata a terminare quella gara. Lei voleva sempre essere in competizione sia con gli altri che con se stessa e voleva praticamente dimostrare ad ogni occasione di poter essere prima in ogni cosa che faceva. E tra l'altro curioso come uno dei suoi insegnanti del periodo la descriva come una ragazza instancabilmente ottimista con un sorriso particolarmente caldo. E ho sottolineato questa parte non perché sia strano di per sé essere ottimisti, per carità, ma perché queste sue caratteristiche, che poi saranno molto determinanti negli eventi che descriveremo tra poco, vengono già notate durante la sua adolescenza e di certo non passavano inosservate. Ragazzi, tenete a mente questo dettaglio perché è praticamente essenziale nella storia che racconteremo. Lo ritroveremo infatti in diversi dei contesti che andremo ad analizzare. Quindi tenere in mente questo lato di Elizabeth è assolutamente importante per tradurre qualsiasi cosa noi andremo a raccontare di lei. Comunque, negli annuari di fine anno Elizabeth era il tipo da scrivere frasi come sogna, ridi, raggiungi le stelle. E alla domanda classica, quella che penso che una volta nella vita tutti ci sentiamo dire, ovvero dove ti vedi tipo tra 20 anni, una di quelle domande che tra l'altro possiamo anche trovare in contesti scolastici o durante un colloquio lavorativo, lei risponde provare a salvare il mondo. In pratica Elizabeth aveva le idee abbastanza chiare sin da quando era piccolissima. Durante gli anni del liceo Elizabeth si appassiona anche di programmazione e in un'intervista che lei rilascia mi pare nel 2014 racconta che proprio in questo periodo, cioè nel periodo in cui lei andava ancora alle superiori, avvia la sua prima piccola attività. Praticamente si tratta di vendere dei C++ compilers alle scuole cinesi. I C++ compilers sono praticamente dei software che traducono il codice scritto dai programmatori in un linguaggio che sia leggibile dai computer ed è uno strumento molto tecnico e complesso ed è facile immaginare che magari sapendo che a venderli era una ragazza così giovane, tra l'altro ancora al liceo, qualcuno possa aver guardato tutta la situazione con un certo scetticismo. E voglio aprire anche una piccola parentesi perché tutti questi piccoli dettagli che vi sto raccontando, ovvero sullo scetticismo che magari alcune persone potevano avere, non sono casuali perché descriveranno tantissimo quello che poi la personalità di Elizabeth, il suo voler sfidare sempre il fatto che le persone la guardassero con scetticismo. Comunque, in generale, qualsiasi dettaglio che magari vi possa sembrare secondario, opzionale, tenete a mente che in realtà ci serve per capire tantissimo sia come ragionava Elizabeth, ma anche come operava la sua Theranos. La scelta delle scuole cinesi, tra l'altro, come in tutto nella vita di Elizabeth, lo vedremo, non è affatto casuale, perché Elizabeth racconta che durante i suoi viaggi in Cina praticamente rimane colpita dal fatto che molte delle strutture scolastiche, così come anche accademiche, fossero ancora molto indietro dal punto di vista tecnologico. E ovviamente, ragazzi, per quanto oggi noi siamo abituati a considerare la Cina come una superpotenza dell'innovazione digitale, dobbiamo sempre ricordarci che nei primi anni 2000 la situazione era molto diversa. Il paese stava attraversando un periodo di forte transizione verso il mondo digitale, c'è un vero e proprio boom che porta quindi alla diffusione quasi capillare di internet e dei dispositivi tecnologici dell'epoca, ma c'è da dire che nonostante questa crescita praticamente sia rapidissima, rispetto agli Stati Uniti, la Cina nei primi anni 2000 era ancora molto indietro. Tra l'altro il legame di Elizabeth con la Cina non nasce dal nulla, è un paese che infatti la incuriosisce da anni e questo anche grazie al padre che per lavoro praticamente si recava spesso nel paese e in pratica le raccontava ogni cosa. Le parlava dei posti, delle persone e delle situazioni che magari aveva visto o vissuto e diciamo che sono storie che poi nel tempo ad Elizabeth rimangono impresse e che alimentano ancora di più la sua curiosità verso quel mondo così diverso dal suo. Elizabeth infatti cresce ascoltando questi racconti e sviluppa una curiosità sempre più forte. Ad un certo punto arriva persino a supplicare il padre di insegnarle il mandarino ed è talmente affascinata da quella cultura e da quel mondo che per lei rappresenta qualcosa di nuovo, lontano, ma anche pieno di possibilità, che ovviamente vuole imparare qualsiasi cosa, persino la lingua. E il padre, davanti ad una richiesta del genere, secondo voi cosa può fare?
ovviamente accetta. L'interesse di Elizabeth per la Cina continua a crescere tantissimo, al punto che ancora prima di entrare all'università lei decide di provare a partecipare ai programmi estivi organizzati dalle istituzioni cinesi insieme ad alcune università statunitensi. Sono di fatto dei programmi che, almeno sulla carta, sono riservati soltanto agli studenti universitari. C'è infatti un dettaglio che non è da poco, ovvero il fatto che Elizabeth sia ancora una liceale, quindi tecnicamente lei non può essere ammessa. Ma voi pensate davvero che questo l'abbia in qualche modo fermata? Ovviamente no. Elizabeth contatta direttamente i responsabili del programma e parla con loro direttamente in mandarino e di fatto riesce a convincerli a fare un'eccezione per lei. In pratica la sua determinazione unita alla padronanza della lingua li colpisce a tal punto che decidono di accettarla nonostante lei ancora non frequenti nemmeno l'università. Elizabeth partecipa quindi ai programmi estivi per ben 2 anni consecutivi, frequenta 2 diverse università di Pechino e consolida un legame con la Cina che per una ragazza così giovane tra l'altro è decisamente qualcosa di straordinario. Ed è proprio nel 2002, cioè durante uno di questi viaggi, che accade qualcosa di decisivo nella vita di Elizabeth. Elizabeth infatti incontra e conosce un certo Ramesh Sanni Balwani, per tutti semplicemente noto come Sunny, e noi lo chiameremo così per tutto il resto della storia. Ma di lui, ragazzi, parleremo tra poco. Per il momento vi basti sapere che questo incontro sarà determinante. Nel 2002 Elizabeth viene ammessa all'Università di Stanford, si iscrive alla facoltà di ingegneria chimica e nel frattempo lavora come ricercatrice assistente di laboratorio presso la School of Engineering di Stanford. Stanford, neanche a dirlo, come quasi tutto nella vita di Elizabeth, non è una scelta casuale. Situata nel bel mezzo della Silicon Valley, nella San Francisco Bay Area, nel sud della California, è l'università perfetta per chi aspira ad una carriera da imprenditore. E Stanford, per quello che sono i piani di Elizabeth, è praticamente l'università perfetta per lei. Per Elizabeth quella è l'università ideale, e non solo per il prestigio accademico, ma dovete sapere che nei dintorni di Stanford si trovano molte delle aziende più importanti del settore tecnologico. Infatti la Silicon Valley non è soltanto un simbolo, è l'epicentro dell'innovazione tecnologica e digitale a livello mondiale. È qui infatti che sono nate e cresciute alcune delle realtà che poi hanno trasformato radicalmente la nostra quotidianità. Parliamo di aziende come Yahoo, Google, Facebook e tantissime altre delle start-up che poi si sono evolute in veri e propri colossi globali. Infatti il nome stesso Silicon Valley richiama una cultura imprenditoriale fortissima, è un luogo dove l'idea di rivoluzionare il mondo è sempre stata, almeno in teoria, a portata di mano. Quindi, concluso il primo anno di università, Elizabeth fa qualcosa di diverso da quello che farebbero molti ragazzi della sua età. Invece di godersi un po' di meritato riposo, come insomma farebbero un po' tutti, decide di volare a Singapore. Lavora all'interno di un laboratorio della Genome Institute e il laboratorio ai tempi era impegnato nello sviluppo di nuovi sistemi per rilevare il virus SARS attraverso tamponi nasali o prelievi del sangue. Oggi, ovviamente, ragazzi, dopo la pandemia, tutti questi metodi ci sembrano normali, quasi scontati, ma all'epoca erano per la maggior parte sperimentali, diciamo che erano ancora in fase di ricerca, così come anche di discussione scientifica. Elizabeth stessa infatti ammetterà che in quel periodo lei non aveva molta formazione in biologia, per questo impara praticamente tutto sul campo. Lei impara tutto da autodidatta e va detto che bisogna almeno riconoscerle una cosa, ovvero il fatto che praticamente non si arrendeva mai. Elizabeth è una di quelle persone che fa molta fatica ad accettare un no, una sconfitta o anche solo l'idea di non essere in grado di fare qualcosa. Se lei qualcosa non la sa fare, si mette lì e la impara. Punto. Quell'esperienza a Singapore, unita alla formazione ricevuta a Stanford, comincia a darle anche l'impressione che quei metodi di analisi siano lenti, invasivi e in un certo senso superati. Così nella sua mente inizia anche a maturare l'idea
che in un qualche modo debbano esistere dei metodi migliori per fare analisi di laboratorio, metodi che magari sono più facili, più veloci, come anche più efficienti. Infatti, non appena rientra negli Stati Uniti, comincia a mettere insieme tutte le intuizioni che lei aveva raccolto durante la sua esperienza e, dopo diverse valutazioni, decide anche di depositare una domanda di brevetto. Elizabeth Holmes deposita una domanda di brevetto a soli 19 anni. Il brevetto riguarda un dispositivo che lei chiama Therapatch ed è una sorta di cerotto che, sempre secondo la visione di Elizabeth, una volta applicato sulla pelle, avrebbe dovuto somministrare farmaci, ma allo stesso tempo monitorare i parametri del sangue. L'idea era che fosse in grado di regolare praticamente la dose del farmaco in base alle necessità. La madre di Elizabeth, Noel, racconterà tra l'altro di ricordare benissimo quella settimana perché Elizabeth non era praticamente uscita mai dalla sua stanza, nemmeno per mangiare. Aveva dormito a stento 2 ore a notte ed era praticamente stata completamente assorbita dal suo lavoro, cioè era come se lei fosse entrata letteralmente in un tunnel. Infatti, il giorno dopo aver completato questo brevetto, Noel decide di organizzare uno di quei viaggi madre-figlia, no? Una cosa tranquilla, giusto per passare un po' di tempo insieme. L'idea era quello di guidare da Houston fino a Stanford, dove poi ovviamente lei avrebbe lasciato la figlia per l'inizio dei corsi universitari. Ma Elizabeth era talmente tanto stremata dopo quella settimana in cui aveva lavorato al suo brevetto che passa praticamente tutto il viaggio a dormire e va da sé che ovviamente il viaggio alla fine non è stato proprio come la madre lo aveva immaginato. All'università Elizabeth viene presentata alla professoressa Phyllis Gardner. Gardner, tra l'altro, è uno dei nomi più rispettati nel mondo della farmacologia di Stanford e a presentarla non è che sia stato un semplice professore o magari un collega di corso. Elizabeth viene introdotta da un ex presidente della Panasonic che conosceva e che credeva molto nella sua idea. L'obiettivo infatti era quello di presentare il progetto del Therapatch alla Gardner e la speranza era che lei quindi potesse darle dei consigli pratici e una guida per trasformare quell'idea da progetto astratto a qualcosa di concreto. Ma l'incontro non va come Elizabeth lo aveva immaginato, perché la Gardner l'ascolta, valuta la proposta e poi risponde in modo diretto: non credo che la tua idea possa mai funzionare. Ed è un no che Elizabeth di certo non si aspettava, ma ragazzi non era un no di ripicca, no? È un no tecnico perché ha un motivo molto solido alle sue spalle. La Gardner infatti dirà in un'intervista che quello che Elizabeth proponeva non era fisicamente possibile. La pelle è una barriera troppo spessa e resistente e un semplice cerotto tra l'altro non può allo stesso tempo somministrare farmaci, prelevare i campioni e regolare il dosaggio del sangue. Secondo la Gardner, Elizabeth stava praticamente cercando di sfidare letteralmente le leggi della fisica e tra l'altro la superficialità con cui lei aveva visto che Elizabeth affrontava alcuni passaggi del progetto l'aveva lasciata molto perplessa. In un'intervista ad ABC News, la Gardner dirà esplicitamente che non puoi arrivare dal nulla e creare un prodotto del genere dopo aver frequentato un solo corso di microfluidica. È come darle torto. Cioè, ragazzi, detto in parole semplici, la Gardner stava dicendo che Elizabeth era sì molto ambiziosa, sicuramente l'ambizione non le mancava, ma le mancavano ancora le basi e non è che sia un dettaglio da poco. E la Gardner, tra l'altro, non è nemmeno l'unica a dirglielo. Anche altri professori le danno praticamente la stessa risposta. Le dicono che non si può fare, che l'idea è bella, sì, sicuramente visionaria, ma irrealizzabile. Elizabeth però, come abbiamo già visto, non è il tipo da arrendersi. Fa tra l'altro un secondo tentativo con la Gardner e ottiene esattamente la stessa identica risposta, ma lei non è praticamente contenta di questo risultato e così decide di passare anche ad altri professori, ma tutti le dicono la stessa cosa: non si può fare. Tuttavia è solo quando poi si rivolge a Channing Robson, uno dei docenti più influenti e storici della facoltà, che finalmente trova quel qualcuno disposto ad ascoltarla davvero. Robson non solo la prende sul serio, ma crede fortemente in lei e soprattutto decide di sostenerla. Ed è qui infatti che cambia tutto.
Robson infatti diventa la figura chiave che permette ad Elizabeth di andare avanti, è lui che le dà la possibilità di dare forma ad un progetto che fino a quel momento era stato praticamente rifiutato da tutti. E su Robson vale anche la pena soffermarsi un attimo, perché oltre al fatto che quest'uomo sarà determinante negli eventi che andremo a descrivere, è importante soprattutto capire chi è. Channing Robson infatti non è nuovo a questo tipo di situazioni, non è praticamente la prima volta che aiuta uno studente a trasformare un'idea in un progetto vero e proprio. Nella sua carriera infatti gli era capitato tantissime volte di aiutare degli studenti. Lui in pratica veniva spesso interpellato per dare consigli, orientare gli studenti, aiutarli a capire se una startup potesse avere senso, ma il suo ruolo fino a quel momento era sempre stato molto esterno. Era una figura di supporto, quasi un delegato. Ascoltava, consigliava, dava indicazioni tecniche, ma il suo lavoro finiva lì, non si era mai spinto oltre. E soprattutto, cosa molto importante, lo faceva quasi sempre a titolo gratuito. Robson non era interessato a diventare socio, almeno non nella maggior parte dei casi. Lui non chiedeva quote, non si faceva coinvolgere negli affari, era lì semplicemente per aiutare, non per guadagnarci. Con Elizabeth però succede qualcosa di completamente diverso, perché nei soli primi 11 mesi non solo Robson riceve $463.000 per il suo ruolo, ma entra ufficialmente nel progetto, diventa una figura chiave all'interno di Theranos. Infatti è lui il primo membro del consiglio di amministrazione della startup, e questo non perché qualcuno lo abbia spinto a farlo, ma perché è rimasto sinceramente affascinato sia dall'idea che Elizabeth gli proponeva che da Elizabeth stessa. Ricordiamoci questo dettaglio. Quello che molte delle persone che orbitano attorno ad Elizabeth magari non sanno all'inizio è che prima di diventare suo socio in affari, Robson era uno dei professori più stimati di Stanford, era un nome riconosciuto, un'autorità nel campo dell'ingegneria chimica. Il suo corso, infatti, non era aperto a tutti, era riservato soltanto agli studenti più avanti nel percorso, non di certo alle matricole, ma Elizabeth, lo abbiamo visto, non è una studentessa come le altre, è determinata a farsi notare anche questa volta. Così va direttamente da lui e gli presenta la sua preparazione in chimica. E ancora una volta, con lo stesso approccio che lei aveva utilizzato già per i corsi estivi in Cina, riesce a fare quello che per molti sarebbe impossibile, ovvero convincerlo ad ammetterla al corso. Channing Robson in un'intervista a Fortune racconterà anche di quel periodo e dirà che nei suoi 33 anni di insegnamento aveva incontrato migliaia di studenti universitari e che conosceva Elizabeth da poco più di un anno. Eppure, quando lui parla di lei, dice: sapevo che era diversa, la novità nel modo in cui affrontava un problema tecnico complesso era unico nella mia esperienza. Ed è una frase che fa capire quanto profondamente Elizabeth riesca a colpire chi la incontra e quanto magari il suo carisma, unito alla determinazione, alla sua voglia di fare, abbia avuto un ruolo poi enorme nel futuro di Theranos. Dal canto suo, anche Elizabeth ha una grande considerazione del suo professore, no? Racconta di tenere sulla sua scrivania tra l'altro una frase che lui le avrebbe detto una volta, ovvero: inizi a realizzare che stai guardando negli occhi un altro Bill Gates o Steve Jobs. Ed è proprio questa frase che fa scattare in Elizabeth la sua famosa mania di copiare Steve Jobs nel modo di vestire, nel modo di presentarsi. Ora, di fatto è Robson a presentare ad Elizabeth poi quelli che saranno anche i primi investitori della sua startup. E parlando di sostegno, a questo punto bisogna anche dire qualcosa in più sui genitori di Elizabeth, perché dovete sapere che Kristen e Noel Holmes sono perfettamente consapevoli del fatto che la figlia volesse avviare un proprio business. Infatti, in un'intervista che mi pare hanno rilasciato anche loro a Fortune nel 2014, dichiarano di non essersi nemmeno sorpresi più di tanto quando lei aveva annunciato ufficialmente di voler lasciare Stanford per dedicarsi a tempo pieno al suo progetto. La madre infatti dirà testuale: cosa vuoi per i tuoi figli? Che facciano le cose che più li appassiona, inseguire il proprio sogno, aiutare le persone, cambiare il mondo. Quindi le abbiamo semplicemente detto: certo, fallo. E a questo punto, con la benedizione dei suoi genitori, Elizabeth lascia ufficialmente Stanford. Prende quindi i soldi che i genitori avevano messo da parte per lei per l'università
e li investe nel suo business. Il 2003 è un anno molto importante nella vita di Elizabeth perché è l'anno in cui fonda la sua azienda. Inizialmente le dà il nome di Real Time Cures e l'obiettivo dichiarato è quello di democratizzare la sanità e renderla accessibile a chiunque. Questo ovviamente non è possibile solo con i soldi destinati all'università, soldi che Elizabeth aveva preso e aveva deciso di investire nella sua azienda. Elizabeth aveva bisogno di qualcuno che l'aiutasse finanziariamente ed è proprio qui che entra in scena un personaggio molto importante, ovvero Timothy Cook Draper, ma per tutti noto come Tim Draper. Tim Draper è un importante investitore di capitale di rischio. Ha finanziato tantissimi progetti come SpaceX, Skype, Tesla, Twitter, Hotmail, Twitch, DocuSign, Coinbase, solo per citarne alcuni. Penso sia una delle figure più rinomate e importanti nel campo degli investimenti ed Elizabeth ha praticamente la fortuna di poterlo anche considerare come appunto un amico di famiglia, perché Tim era un amico di famiglia. Quest'uomo, proprio in virtù della lunga amicizia che ha con la famiglia di Elizabeth, decide di staccare un assegno da $1 milione e questo solo per aiutarla a far decollare il suo business. Quindi possiamo tranquillamente dire che la fortuna sorride molto ad Elizabeth. Lei infatti inaugura il 2004 come l'anno che nelle sue intenzioni avrebbe per sempre cambiato la sua vita ed effettivamente il 2004 è l'anno in cui Elizabeth comincia a pensare seriamente all'idea di usare solo 2 o 3 gocce di sangue per compiere un'intera analisi di laboratorio. Elizabeth infatti dichiara di aver fondato la sua azienda spinta proprio dalla paura che lei ha per gli aghi e di voler quindi concentrare l'intera analisi del sangue in poche gocce invece che in intere fiale come si fa di consueto. L'idea quindi è di raccogliere tutte le informazioni necessarie attraverso poche gocce e tramite queste poi accedere ad una quantità importante di dati che nelle sue intenzioni avrebbero raccontato tutta la storia clinica del soggetto. In quello stesso anno Elizabeth decide anche di rinominare la sua azienda in Theranos, un nome nato dall'unione delle parole therapy e diagnosis, cioè terapia e diagnosi. E anche questa scelta, come tutto nella vita di Elizabeth, non è casuale, perché inizialmente, se vi ricordate, il progetto portava la parola cures nel nome, no? Cioè cure, ma molte persone quando sentivano questo nome reagivano con evidente scetticismo perché trovavano quella parola eccessiva per una realtà ancora giovane e senza risultati concreti nel campo medico come quella di Elizabeth. Elizabeth stessa infatti racconta di aver notato quella perplessità negli sguardi di chi l'ascoltava e per una persona come lei che desiderava con forza essere presa sul serio, quel dettaglio contava. Così decide di cambiare tutto. Via la parola cures dentro un nome più tecnico, più credibile, più strategico, ma anche più breve. Così nasce Theranos. Ora, parliamo un attimo di Theranos, perché anche se qui, diciamo, saremo brevi, c'è veramente tanto da dire, però qualcosa appunto dobbiamo dirla, saremo brevissimi, ma dobbiamo dirla qualcosa. Penso sappiate tutti che ogni azienda, soprattutto nel marketing moderno, ha una mission, cioè una missione. La mission è il perno centrale attorno a cui ruota tutto, ruotano le figure dirigenziali, così come ruotano i dipendenti e lo scopo di tutte queste persone è di lavorare per trasformare quella missione da concetto astratto a qualcosa di reale. La missione di Theranos è sì quella di rendere la sanità accessibile a tutti, ma quando parliamo di accessibilità dobbiamo fermarci un attimo, perché qui non si parla solo di accessibilità economica, si parla anche e soprattutto di accessibilità dei dati. Oggi penso che lo sappiamo tutti, i dati sono ovunque, li usiamo praticamente per qualsiasi cosa facciamo, i dati sono conoscenza e la conoscenza è potere. In qualsiasi campo questi vengano generati e sfruttati. Nel caso di Elizabeth, quindi la sua promessa è quella di rendere le persone più consapevoli del proprio stato di salute, fornendo quindi sia a loro che alle aziende dei dati molto preziosi. E se ci pensiamo, una promessa del genere è potentissima, perché se lei fosse riuscita nel suo intento, Theranos avrebbe spazzato via qualsiasi studio tradizionale, qualsiasi strumento tradizionale. In pratica lei avrebbe rivoluzionato il campo della sanità in tutto il mondo, cambiando quindi la percezione e la conoscenza della sanità stessa
così come l'abbiamo sempre avuta. Elizabeth infatti non prometteva soltanto di eliminare le siringhe, perché sarebbe davvero riduttivo fermarsi a dire questo. Elizabeth prometteva un mondo migliore da ogni punto di vista e per qualsiasi persona. Prometteva quindi di fornire una miriade di dati che poi avrebbero certamente prodotto conseguenze importanti anche in termini scientifici. E partiamo anche da un altro presupposto, cioè che questi dati avrebbero rivoluzionato anche il modo di fare ricerca, perché essendo così veloci da ottenere, così accessibili come anche completi, la ricerca stessa ne avrebbe tratto beneficio, avrebbe potuto praticamente fare passi da gigante in poco tempo. Questa promessa avrebbe in pratica e nelle intenzioni spazzato via tutto un sistema monopolistico, un sistema entro cui la sanità stessa ancora oggi in parte ruota. Tornando alla storia, alla fine del 2004 Theranos aveva già raccolto 6 milioni di dollari in investimenti. La modalità in cui l'azienda operava era in stealth mode e questo fino al 2013. Tenetelo a mente ragazzi perché questa modalità sarà importantissima in fase processuale. La stealth mode è uno stato temporaneo di segretezza che può essere parziale o totale e coinvolge ovviamente l'azienda che decide di adottarlo. In pratica le aziende si avvalgono del diritto di non divulgare informazioni su quello che avviene all'interno dei loro edifici e si avvalgono anche del diritto di non creare tipo siti ufficiali o di non rilasciare interviste. Questa pratica obbliga di fatto anche i dipendenti a seguire una determinata policy aziendale. Per questo al momento dell'assunzione, molti di loro, se non tutti, firmano dei veri e propri accordi di segretezza. Ora, ufficialmente l'idea alla base della stealth mode è quella di tenere segreto lo sviluppo del prodotto di una startup. Questo ovviamente per evitare che il prodotto possa essere rubato o copiato, ma ufficiosamente è stata usata questa modalità anche in un altro modo, cioè quando un'azienda tenta di ingannare il pubblico nascondendo le sue vere intenzioni. E come vedremo, il caso di Theranos sarà tra i più emblematici di questa seconda possibilità. Nel 2006 Avi Tevanien entra a far parte del consiglio di amministrazione di Theranos e Avi non è una persona qualunque perché è stato vicepresidente dello sviluppo software di Apple dal 1997 al 2003, è stato il miglior amico di Steve Jobs fino alla sua morte, nonché suo braccio destro. Elizabeth infatti entra in contatto con lui per vendergli la sua visione rivoluzionaria e vuole convincerlo anche a far parte di Theranos come suo braccio destro e usando, diciamo, tutti i suoi strumenti, così come anche la sua determinazione, anche questa volta ovviamente ci riesce. Avi però non è l'unico ex Apple ad entrare a far parte di Theranos, perché anche altri ex dipendenti entrano a far parte dell'azienda. Tra questi c'è infatti anche una certa Ana Arriola, una progettista che ha contribuito a costruire il design degli iPhone così come li conosciamo oggi. Ana lascia 15.000 azioni Apple, azioni che le aveva in suo possesso per entrare a lavorare in Theranos e in una sua intervista sempre alla ABC News lei racconta di averlo fatto perché si fidava del progetto, così come anche di Elizabeth stessa. Pensa che il suo intento fosse altruistico e quindi vuole farne parte. È stata poi lei la persona a cui Elizabeth ha chiesto a cosa si ispirasse Steve Jobs nel modo di vestire e su questo c'è un piccolo aneddoto che la stessa Anna racconta alla ABC News e che ho deciso di riportarvi all'interno di questa storia. Dovete sapere infatti che Steve Jobs aveva visitato il Giappone negli anni 80 e quando fece visita al dirigente della Sony Akio Morita, ad un certo punto gli chiese perché tutti in azienda indossassero delle uniformi. Il dirigente infatti spiegò che con la fine della guerra nessuno praticamente aveva abiti da indossare. Così la Sony si era praticamente presa il compito di dare qualcosa da mettere ogni giorno ai suoi operai. Con il passare degli anni però quelle uniformi avevano assunto uno stile ben preciso, erano diventate una sorta di caratteristica dell'azienda e quindi quegli abiti erano entrati di fatto a far parte del dress code ufficiale della Sony. Ora, Steve Jobs rimane talmente tanto affascinato dall'idea che inizialmente voleva che i suoi dipendenti indossassero anche loro un uniforme ufficiale, così decide di parlare con Issei Miyake, lo stilista della Sony, e lui gli propone diversi outfit che però ai dipendenti non piacquero perché non erano felici praticamente all'idea di indossare
qualcosa che fosse standardizzato, così l'idea praticamente affonda subito, così come era nata. Tuttavia Steve Jobs chiede a Miyake di progettare un outfit solo per lui, qualcosa che praticamente gli desse praticità nelle giornate, ma che lasciasse anche una sorta di segno distintivo legato al suo stile. E dato che a Jobs praticamente piacevano i dolce vita neri, Miyake decise di realizzarne 100. Jobs durante un'intervista addirittura aveva dichiarato che in pratica ne avrebbe avuti per il resto della sua vita. Comunque, questa parentesi di reclutare persone che avevano lavorato in Apple dura però molto poco, perché Avi Tevanyan ad esempio comincia a notare già dopo 9 mesi che Edison non funziona come Elizabeth aveva promesso. Lui dice che avevano provato diverse demo della macchina, ma tutte avevano mostrato degli importanti malfunzionamenti. Praticamente la macchina non funzionava e all'inizio lui tra l'altro giustifica questa cosa, dice che è normale per una startup avere problemi iniziali con un prodotto perché è tutto in fase di sperimentazione, così come anche di implementazione. Il punto però ragazzi è un altro. In un processo di sviluppo normale, dopo ogni prova tecnica, si annotano i problemi riscontrati e si lavora per risolverli. In questo modo, quindi, il prototipo dovrebbe in teoria migliorare di volta in volta fino ad arrivare ad un prodotto funzionante. Ma in Theranos questo ciclo non esisteva, Edison non funzionava e continuava a non funzionare, non c'erano progressi tra una dimostrazione e l'altra, nessuna reale evoluzione. A quel punto infatti le domande iniziano ad arrivare, eppure invece di accoglierle come parte del confronto, Elizabeth si mostra sorpresa, addirittura quasi infastidita dal fatto che qualcuno potesse cominciare a mettere in dubbio quello che diceva. Per lei erano tutte domande toste, domande che la mettevano di fronte alla verità e Anna Riola infatti decide proprio di licenziarsi a causa di queste situazioni. Infatti dichiara che nell'agosto del 2007 lei era entrata in possesso di uno studio effettuato su pazienti oncologici al terzo e quarto stadio. Questi pazienti in pratica avevano dato delle gocce del loro sangue per testare Edison, ma la luce all'interno della macchina aveva praticamente corrotto il sangue, quindi in questo caso i risultati del test erano falsati, eppure Elizabeth aveva spacciato quei risultati per affidabili. Ora, fortunatamente non c'erano state delle ripercussioni sulle cure che i pazienti stavano già seguendo, perché i risultati alla fine non erano stati utilizzati, ma Theranos li aveva comunque spacciati come risultati validi. Quindi capite benissimo che se non fosse stato in quell'occasione, prima o poi quei report falsati sarebbero stati usati, magari in un'altra occasione, con delle persone che erano gravemente malate. Elizabeth infatti non si era fatta scrupoli a giocare con la vita delle persone, era tutto pericoloso e fuori controllo. Messa persino di fronte ai fatti, Elizabeth arriva a dare un ultimatum ad Anna, cioè le dice o fai finta di niente o sei fuori. E Anna ovviamente decide di licenziarsi perché per lei tutta quella situazione era assurda, era amorale. Lei non voleva avere nulla a che fare con Theranos, non a quelle condizioni, perché a quel punto capisce anche che tipo di persona fosse Elizabeth, di che pasta fosse fatta. Anche Avi Tevanyan arriva ad un punto di rottura con Elizabeth. Infatti, parlando con un altro membro del consiglio di amministrazione, ad un certo punto gli dà due possibilità. Io ve le leggo testualmente. O proviamo a far funzionare il prodotto, mi piacerebbe restare, ma a quel punto il ruolo di Elizabeth come CEO dovrà essere rivalutato. Oppure mi licenzio. Ma il collega non ci sta e gli risponde che Elizabeth voleva che lui desse le dimissioni. Così nel 2007 anche Avi si dimette. Lui stesso infatti dirà di non essersi nemmeno troppo sorpreso da quella risposta perché Elizabeth aveva praticamente avvelenato l'intero ambiente lavorativo e come vedremo lei era molto brava a persuadere le persone. Ora, ricordiamo tutti che nel 2008, per chi almeno era già nato, accade un evento che cambia letteralmente l'economia mondiale. Infatti è l'anno in cui scoppia la bolla dei prestiti subprime. Questa bolla quindi porta ad una grande crisi e poi di conseguenza ad una recessione globale che aveva colpito soprattutto i paesi occidentali sviluppati. Questa crisi purtroppo noi la conosciamo con il nome di Grande Recessione. Ora non starò ad entrare nei meriti di tutto questo periodo perché servirebbe un video a parte, però ci basta sapere che tantissime grandi realtà sono fallite a causa di questa crisi e il settore tech ovviamente non è stato immune alla sfilza di bancarotte.
Con una crisi del genere, i prestiti e gli investimenti ovviamente scarseggiano. Ci volevano dei requisiti quasi impossibili da raggiungere, anche solo per chiedere un piccolo prestito. Molte persone infatti perdono letteralmente il lavoro e fanno persino fatica a comprare beni di prima necessità. Con uno scenario del genere, molte aziende sono quindi costrette a barcamenarsi pur di sopravvivere, devono rivedere il ruolo della compagnia o in alcuni casi dichiarare bancarotta, come dicevamo prima. Ma mentre molti cercano una strada per resistere alla catastrofe economica, Elizabeth può vantare anche questa volta di avere un asso nella manica e non tarda ad usarlo. Vi ricordate di Sunny Balwani? Bene, è il momento di parlare di lui. Parliamo di quest'uomo perché sarà centrale in questa vicenda, proprio insieme ad Elizabeth e più di chiunque altro. Sunny nasce in Pakistan da una famiglia induista e più tardi la famiglia si trasferisce in India, dove lui cresce. In seguito decidono di trasferirsi negli Stati Uniti e nel 1986 Sunny comincia a studiare all'Università di Houston, in Texas. Negli anni 90 Sunny lavora all'interno del settore tecnologico, prima alla Lotus Software, poi approda a Microsoft. E qui, ragazzi, c'è un aneddoto che non c'entra niente con Theranos, non è direttamente collegata con la nostra storia, ma che secondo me dobbiamo raccontare per dare proprio una panoramica di quella che è la persona di Sunny. A Microsoft, Sunny si occupava delle vendite. Era praticamente un sales, come si dice nel gergo delle corporate come Microsoft. Il suo ruolo era quindi legato al settore delle vendite, come anche allo sviluppo commerciale. Tuttavia, in diverse occasioni, Sunny ha praticamente sostenuto di aver contribuito anche allo sviluppo di codici software. Lui dice testualmente di aver scritto tanti codici per Microsoft, codici che poi sono stati usati nei loro prodotti. Quindi lui lascia intendere di aver avuto anche un ruolo tecnico determinante. Quando però queste affermazioni vengono riesaminate durante le indagini più avanti, gli inquirenti non trovano conferme dirette. Alcuni ex colleghi, tra cui diversi dirigenti con cui Sunny aveva lavorato a Microsoft, interrogati su questo, non ricordano un suo coinvolgimento specifico nello sviluppo dei prodotti. Anzi, molti di loro non si ricordano nemmeno di lui. Ora, questo non significa necessariamente che le sue dichiarazioni siano false, ma ovviamente non sono mai nemmeno state confermate. E quindi abbiamo detto tutto. Il fatto che non ci sia nemmeno una persona a ricordarsene è un po' sospetto. Comunque, il vero salto per Sunny arriva nel 1998. In quell'anno infatti cofonda CommerceSpeed, una delle prime piattaforme online per aste e transizioni B2B tra aziende. Per l'epoca questa è un'idea innovativa, tra l'altro, perché l'obiettivo era quella di facilitare la compravendita di beni tramite internet, una cosa che per noi oggi è molto normale, ma non ai tempi. Infatti, dopo circa un anno, Commerce One acquisisce la startup per una cifra complessiva di circa 350 milioni di dollari. Ora, qui le fonti sono un po' discordanti perché online si trovano anche cifre come 225 o 227 milioni, ma secondo me è più affidabile riferirsi alle deposizioni, perché quando viene chiesto a Sunny, insomma, la cifra, lui conferma più o meno 350 milioni, anche se specifica di non ricordare con esattezza. Dice comunque che la cifra era più o meno quella. Di questi 350 milioni, 4,5 milioni vengono pagati in contanti, il resto in azioni, precisamente 785 mila azioni di Commerce One. Quindi, possedendo così tante azioni, Sunny entra di fatto nel consiglio di amministrazione di Commerce One e nel luglio del 2000 decide di vendere tutte le sue azioni per circa 40 milioni di dollari. Questa operazione avviene tra l'altro poco prima dello scoppio della bolla .com, una bolla speculativa che aveva provocato una crisi economica profonda, i cui effetti si sono protratti fino al 2004. Quindi, dato tutto il contesto, quella di Sunny è una mossa molto fortunata, fatta praticamente al momento giusto, che lo rende di fatto milionario. Dopo questa fase, Sunny decide di prendersi una pausa e decide di frequentare dei corsi di informatica a Stanford, come nel frattempo anche di cominciare a studiare mandarino. Lui infatti
infatti dichiara che il suo intento era quello di avviare un altro business e poi di espanderlo anche alla Cina. Ma come abbiamo già detto, durante uno di questi viaggi studio organizzati dall'Università di Stanford, conosce anche Elizabeth Holmes. Nel 2009, quando Elizabeth e Sunny iniziano una relazione sentimentale, lui decide quindi di investire circa 13 milioni di dollari della sua fortuna personale in Theranos. Questo gesto quindi lo porta ad entrare di fatto nel consiglio di amministrazione dell'azienda, come anche ad assumere un ruolo di rilievo, cioè il ruolo di COO, ovvero Chief Operating Officer. Da questo momento, infatti, Sunny diventa la figura operativa, quella più influente all'interno dell'azienda, ovviamente subito dopo Elizabeth. Tutto infatti passava attraverso di lui e tutto era approvato solo se lui lo approvava. Ora, ufficialmente lui dirà di averlo fatto perché credeva nella missione di Theranos. E forse è anche vero, ma è innegabile che la relazione personale con Elizabeth abbia avuto un peso importante nel suo coinvolgimento. Ma tra le tante cose c'è un problema, anzi ci sono tantissimi problemi. Sunny viene ricordato da tutti gli ex dipendenti come anche dai collaboratori con un elenco di descrizioni tutt'altro che positive. Infatti viene visto come una figura aggressiva, autoritaria, spesso crudele. Era quel tipo di persona che imponeva la sua leadership e lo faceva con un controllo ossessivo su ogni aspetto operativo. Aveva quindi un atteggiamento dispotico, intimidatorio, capace di soffocare ogni dissenso. Infatti, con la sua sola presenza, l'ambiente a Theranos diventa tossico, si respira paura, non c'è più fiducia. Tra l'altro, lui aveva questa idea molto malata, direi, del classico manager che ostenta la sua ricchezza, perché era quel tipo di persona che arrivava al lavoro con la sua Lamborghini, proprio per marcare il fatto che lui non era allo stesso livello degli altri. E sono queste piccole manipolazioni sottili, quasi invisibili ma molto marcate, che dicono tanto della personalità di un individuo. Il problema, oltre a quelli già descritti, è anche un altro, ovvero che molte delle persone che hanno lavorato con lui diranno che non sapevano nemmeno cosa ci facesse lì dentro, perché Sunny, oltre ad essere una persona orribile, dispotica, controllante, non aveva nemmeno una minima esperienza o conoscenza in campo medico, chimico o biologico. Pertanto molte delle persone che hanno praticamente lavorato sotto di lui hanno riportato che era letteralmente un pesce fuor d'acqua lì dentro. Ma il fattore determinante è anche un altro, perché Sunny aveva lo stesso modo di vedere le cose di Elizabeth e per lei lui era perfetto, era ricco, era crudele quando serviva, condivideva la sua stessa visione, come anche lo stesso modus operandi. Lui non avrebbe di sicuro fatto domande scomode. Quindi, per il modo in cui le cose venivano fatte lì dentro e per come venivano viste le persone che obiettavano o parlavano, Sunny era la persona ideale per Elizabeth. Quando dici di essere perfetto per un lavoro, non per le tue competenze o per la tua preparazione, ma per il tuo carattere autoritario, oppure perché sei quel tipo di persona che non fa domande. All'inizio del 2010 Elizabeth e Sunny firmano diversi accordi commerciali con aziende partner. Questi accordi quindi avevano lo scopo di promuovere il prodotto al pubblico, ma anche di iniziare a coprire gli investimenti fatti su Theranos, perché dovete sapere che a lungo termine una compagnia deve cominciare a produrre qualche risultato anche a livello commerciale, e una delle prime partnership che è tra le più importanti e forse secondo me anche la più martoriata di tutta questa storia riguarda la catena farmaceutica Walgreens. Ora, per dare un contesto, le farmacie negli Stati Uniti sono diverse dalle nostre, somigliano più a dei supermercati in cui si vende praticamente un po' di tutto, non solo farmaci, anche se a dirla tutta devo dire che anche in Italia ormai stiamo prendendo questa tendenza e ci stiamo avvicinando a questo modello. Comunque, l'accordo prevedeva di allestire dei veri e propri corner, cioè dei centri di raccolta e analisi del sangue, e questi spazi infatti vengono chiamati Theranos Wellness Centers. In pratica erano dei punti interni ai negozi, o meglio dire alle farmacie, in cui praticamente chiunque poteva richiedere un esame del sangue. Quando praticamente firmano l'accordo con Walgreens, Elizabeth e Sunny dichiarano che Edison era stato pienamente convalidato, dicono che aveva passato tutti i test, che era affidabile e che era già pronto all'uso per il consumatore. In pratica loro presentano il prodotto a Walgreens come finito e validato, quando in realtà non era affatto così.
ma su questo ci torniamo tra poco. Questa partnership quindi era rivoluzionaria perché avrebbe dato praticamente accesso a tutti alle analisi del sangue a prezzi davvero bassi. Dal lato di Walgreens il potenziale ovviamente era enorme perché loro sarebbero stati pionieri di un modo nuovo di accedere alla sanità, un modo che avrebbe cambiato totalmente il sistema sanitario. Quindi immaginate di essere voi quelli che per primi offrono un servizio rivoluzionario, quelli che in futuro magari tutti prenderanno come modello. È praticamente come fare bingo. Il 30 luglio del 2010 Walgreens sigla l'accordo con Theranos per 140 milioni di dollari e 3 anni dopo viene aperto il primo Theranos Wellness Center in un Walgreens di Palo Alto, in California. Alla fine quindi del 2010 Theranos era riuscita a raccogliere più di $1 miliardo in capitale di rischio, cioè risorse che sono investite in un'azienda sapendo che potrebbero essere perse per diverse ragioni, banalmente per un fallimento. Nel 2011 all'interno di Theranos comincia a delinearsi un ambiente sempre più chiuso e autoreferenziale e a dare questa forma concreta a questo clima è praticamente l'arrivo di Christian Holmes V, fratello minore di Elizabeth. Laureato in storia alla Duke University, Christian praticamente non aveva alcuna competenza nel settore biotecnologico, eppure viene assunto facilmente nell'azienda fondata dalla sorella. Chissà perché. Ma incredibilmente, ragazzi, questa storia non finisce qui, perché in breve tempo Christian fa reclutare anche i suoi ex compagni di college, spesso amici di confraternita, e anche loro privi di preparazione scientifica, ma tutti assunti per posizioni manageriali. All'interno dell'azienda, infatti, questo gruppo di giovani uomini coetanei, affiatati e fedeli alla leadership, prende piede con il soprannome ironico di Therabros. E questa, ragazzi, non era soltanto una battuta da ufficio, perché questi ragazzi diventano una componente reale e influente nella cultura interna dell'azienda. Infatti contribuiscono a rafforzare un ambiente in cui la lealtà e l'appartenenza contano più delle competenze. Sono letteralmente l'incarnazione del nepotismo di Theranos. Christian infatti sembra selezionare più una rete di amici fidati che una squadra professionale, un gruppo coeso, funzionale al consolidamento del controllo della famiglia Holmes sulla organizzazione, ed è quindi una cultura che privilegia la segretezza e la fidelizzazione personale, e questo a scapito di trasparenza, merito e spirito critico. Questa dinamica è documentata molto bene nel libro di Bad Blood di John Carreyrou, nel capitolo 6, dove praticamente viene proprio denominato Therabros. Lì i Therabros vengono descritti come il simbolo perfetto di un'azienda sempre più governata da logiche relazionali piuttosto che da criteri scientifici. Comunque, nello stesso anno un avvenimento ancora più importante cambia la direzione di Theranos. Elizabeth infatti incontra George Shultz, ex segretario di Stato americano, e bastano solo 2 ore di conversazione perché lui resti affascinato dalla giovane imprenditrice. Ragazzi, solo 2 ore di conversazione per decidere che quella era la realtà in cui investire, entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Theranos e supportare Elizabeth in tutto e per tutto. Non sto scherzando. Ma il suo coinvolgimento, come vedremo, va ben oltre il ruolo formale, perché è lui che poi apre le porte dell'elite politico-economica degli Stati Uniti ad Elizabeth Holmes. Infatti, attraverso Schultz entrano nel board, cioè nel consiglio di amministrazione, personalità di alto rango. Parliamo di Henry Kissinger, di Bill Perry, Bill Frist, numerosi ex ammiragli, investitori e soprattutto imprenditori influenti. Tra i sostenitori economici troviamo infatti Rupert Murdoch, che investe 125 milioni di dollari, la famiglia Walton, fondatrice della catena Walmart, che investe 150 milioni, come anche la famiglia DeVos, che ha fondato la società Amway con 100 milioni di dollari in investimenti. In molti casi ciò che convince queste persone ad entrare a far parte di questa realtà non è tanto la scienza, ma il prestigio del consiglio direttivo, l'accordo con Walgreens, così come anche l'immagine pubblica di Elizabeth. Vedete come piano piano le cose cominciano a distorcersi. George Shultz, infatti, convinto della missione di Elizabeth, arriva persino a coinvolgere la sua famiglia. Nel 2013, infatti, propone uno stage a suo nipote, Tyler Shultz, che allora era soltanto uno studente a Stanford. Ed è proprio da qui che inizierà uno dei capitoli più delicati dell'intera vicenda Theranos, perché nel 2012 la catena di supermercati Safeway annuncia che sta considerando un investimento
investimento importante nel campo del benessere, ma non specifica con chi stia chiudendo questo accordo. L'accordo è così segreto che internamente il progetto viene chiamato T-Rex, anche se inizialmente non viene indicato il nome dell'azienda partner. Più avanti diventa chiaro che si trattasse proprio di Theranos. Questo accordo risale almeno al 2010, da quello che si evince dalle fonti, ma viene siglato soltanto nel 2012, cioè poco prima che venga annunciato l'accordo con Walgreens. Ovviamente il modello da replicare è lo stesso di Walgreens e l'allora CEO di Safeway, Stephen Bird, concorda di investire 350 milioni di dollari. Lo scopo infatti era di riqualificare tutti i punti vendita di ogni singolo negozio di Safeway. Tuttavia questo accordo si trascinerà fino al 2015, ma verrà poi annullato per tutto quello che dal 2014, ma soprattutto dal 2015 in poi verrà fuori su Theranos. Ma io non voglio andare troppo avanti con la storia perché ancora dobbiamo dire altre cose che diciamo succedono prima. Comunque ci arriveremo. Per ora tenete a mente queste informazioni. Il 2014 è decisamente l'anno di Elizabeth, perché è l'anno in cui Theranos continua ad accumulare capitale in investimenti, al punto che in quell'anno l'azienda viene valutata quasi 9 miliardi di dollari, con oltre 400 milioni solo in investimenti. Di fatto Elizabeth diventa multimiliardaria e viene considerata una delle persone più influenti al mondo da riviste come Fortune, Forbes, Wired e tante altre ancora. Infatti ad un certo punto lei viene soprannominata anche la donna copertina, perché praticamente compare continuamente sulle copertine di diversi giornali, come anche di diversi magazine, e sempre super intervistata. Quindi Elizabeth aveva cominciato a rilasciare interviste ovunque, perché se vi ricordate nel 2013 Theranos aveva revocato la stealth mode. In quell'anno infatti lei parla anche in un TED Talk, che è una serie di conferenze che ha come missione la formula delle idee cambiano tutto, cioè in pratica è un diffusore di idee ed esperienze per fare in modo che poi le persone siano anche più aperte mentalmente. Diciamo che se hai la fortuna di parlare da quel palco, significa che sei considerato una persona che a modo suo ha fatto la differenza. Ora, non per forza devi essere un Elizabeth Holmes, possono essere anche storie più modeste, ma ovviamente nel suo caso quell'invito assume dei contorni molto importanti, perché lei, almeno sulla carta, aveva fatto qualcosa di rivoluzionario. Nel 2015 è anche ospite al Clinton Global Initiative, una iniziativa fondata appunto da Bill Clinton insieme a sua moglie Hillary, e come riporta il sito ufficiale di questa iniziativa, praticamente si definisce un catalizzatore di cambiamento, cioè attraverso delle conferenze pubbliche questa fondazione ha lo scopo di produrre o stimolare un cambiamento nel mondo, di trasformare quindi le parole in fatti. Questi cambiamenti ovviamente abbracciano diversi ambiti: abbiamo l'ambiente, la sanità, l'equità sociale nell'accesso alla sanità, risposte alle crisi umanitarie, parità di genere e ovviamente inclusione economica. Durante questo evento lei è, fatemelo dire, particolare, perché non so neanche come descriverla, magari lo commenterete voi nel video giù. One more fact and then I want to call on Jack. You founded this company 12 years ago, right? Yeah. Tell them how old you were. I was 19. Yeah. So, don't worry about the future. We're in good hands. It's okay. I always think about 19, where I am. Intanto lei parte dal presupposto che tutte queste realtà tecnologiche potrebbero diminuire le disuguaglianze. Dice che la Silicon Valley in generale è il posto perfetto per dare sfogo a quella che è la propria creatività, una creatività che sia quindi in grado di creare innovazione, tecnologia, che generi quindi anche e solo dei benefici. Ora, quello che lei vuole fare intendere è che con quello che stavano facendo loro, quindi non solo a Theranos, ma in generale in tutta la Silicon Valley, loro avrebbero potuto cambiare radicalmente molti processi, cioè molti processi che oggi rendono certe disuguaglianze sociali così marcate sarebbero potuti sparire.
Nel suo caso, lei avrebbe dato accesso a tutti alla sanità. Lei ripete spesso che la sanità è un bene primario, usa proprio l'espressione basic need, cioè un bene di prima necessità. Questo è un concetto, tra l'altro, che lei ripete spesso, lo dice anche nel TED Talk in cui è stata praticamente invitata. Dice che le persone devono avere il diritto di accedere ai dati che poi diano loro un quadro sulle loro condizioni di salute. E fin qui, ragazzi, il concetto è sacrosanto. È vero, le persone devono avere questo diritto, ma potete capire che detto da lei suona male. Molto male, perché è di un'ipocrisia senza limiti, perché lei era la prima a tenere tutto segreto, quella che non dava nemmeno ai suoi stessi dipendenti la possibilità di avere accesso a tutte le informazioni che avrebbero potuto dare un quadro completo della situazione. E vedete tra l'altro come riesce a gestire una narrazione che è basata sul nulla? Lo fa semplicemente ripetendo concetti che, anche se dovrebbero essere diritti fondamentali, nel mondo imperfetto in cui viviamo purtroppo non sono affatto scontati. Quindi avere una persona che continua a ripeterci che lei può darci quella possibilità, che porta avanti costantemente quella narrazione, ci porta a cadere vittime di una manipolazione molto sottile, perché oltre a crederci, noi ci speriamo. Perché alla fine, ragazzi, è quello che noi ci vogliamo sentire dire, punto, è quello che ci interessa. Vogliamo che qualcuno ci assicuri che potremo avere accesso alla salute, che ci assicuri che le cose cambieranno, e ne rimaniamo così affascinati che non riusciamo più a guardare tutto il resto. E il resto, purtroppo, come vedremo in questa vicenda, fa un'enorme differenza. Se a questo discorso colleghiamo tutto quello che abbiamo detto sulla stealth mode, ovviamente la situazione diventa ancora più bizzarra, perché dopo che nel 2013 Elizabeth revoca questa modalità, presenta Theranos al mondo attraverso la stampa, lanciando anche il sito web ufficiale. Ma salta fuori che nel 2014, quindi l'anno dopo, lei non aveva ancora parlato nel concreto e quindi in modo scientifico di Edison, non aveva mai divulgato la tecnologia all'interno di riviste mediche per un peer review. Sapete, quando si lavora ad un progetto scientifico che poi viene presentato e reso pubblico, se ne parla in queste riviste, e questo serve da un lato per informare la comunità scientifica, ma dall'altro anche per avviare dei confronti con altri esperti. Gli altri ricercatori, guardando lo studio pubblicato, discutono, esprimono opinioni, portano critiche, nascono quindi dei dibattiti tecnici basati sui dati pubblicati. Questo però nel caso di Elizabeth, cioè nel caso di Theranos, non era mai avvenuto. A questo punto non ha nemmeno più senso dire che non lo avesse fatto per paura che qualcuno potesse rubarle l'idea, perché Theranos era stata presentata al mondo, il brevetto era stato registrato a nome di Elizabeth. Tutti avevano visto come in teoria avrebbe dovuto funzionare Edison. Quindi non potevano esserci rischi, o almeno rischi seri e concreti, che qualcuno le potesse rubare l'idea, e anche se qualcuno avesse voluto copiarla, avrebbe dovuto pagarle i diritti e lei avrebbe anche potuto rifiutarsi di concederli. Eppure, incredibilmente, lei va avanti con questa narrazione per tantissimo tempo, ed è proprio questo uno dei motivi principali per cui alcune persone ad un certo punto iniziano a sentire puzza di bruciato, perché si accorgono che quella narrazione non ha più senso, che c'è qualcosa di strano. Il problema è che il resto del mondo continua a non vedere, e il Clinton Global Initiative a cui Elizabeth partecipa nel 2015 è la prova lampante di tutto questo. Non c'era niente, letteralmente niente, eppure lei continua a mandare avanti una compagnia da miliardi di dollari, una compagnia fondata sul nulla, su una narrazione mendace, sulle sue parole, semplicemente perché tutti erano più affascinati dal suo modo di fare e dal suo modo di presentarsi che dalla realtà dei fatti. Incredibile ma vero. E la situazione da questo momento in poi, ragazzi, andrà solo a peggiorare. Prima di addentrarci nel prossimo capitolo, secondo me è importante fare un passo indietro. Dobbiamo capire bene come funzionava, almeno in teoria, la tecnologia che Theranos prometteva al mondo, perché a differenza di Elizabeth, noi vogliamo essere chiari e trasparenti, e penso che a questo punto siamo tutti molto curiosi di sapere qual era davvero questa rivoluzione che Elizabeth prometteva al mondo intero. E quindi, ragazzi, penso che sia arrivato il momento di parlare di Edison.
o meglio di quello che veniva chiamato Edison, ma anche Minilab o TSPU, che sta per Theranos Sample Processing Unit, cioè unità di processione dei campioni Theranos. Questi sono tutti nomi diversi, ma si riferiscono sempre alla stessa macchina, alla stessa scatola nera, come una volta l'aveva definita Sunny Balwani durante una delle sue deposizioni. Loro, tra l'altro, sostengono che questi nomi diversi fossero solo l'etichetta delle varie versioni create nel tempo, versioni che in teoria avrebbero dovuto apportare delle migliorie. In realtà, ragazzi, parliamo sempre della stessa identica scatola, magari con dimensioni un po' diverse, ma la tecnologia di fondo non cambia. È sempre la stessa identica tecnologia difettosa. E su questo, ragazzi, dobbiamo essere chiari, perché loro cercheranno in tutti i modi di dichiarare che queste fantomatiche migliorie c'erano e quindi, secondo loro, aveva anche senso dare nomi diversi. Ma qui l'unica cosa che abbiamo di diverso è la realtà, perché quella sì che è diversa. E spoiler, ve lo dico già da ora, Edison non funzionerà mai. Questo è il plot twist che non ci aspettavamo. Comunque, il motivo di tutti questi nomi diversi noi lo dedurremo meglio più avanti. Per ora direi di andare avanti con il discorso perché abbiamo veramente tante cose da raccontare. E quindi passiamo alla domanda che ovviamente tutti ci stiamo facendo. Ma cosa c'era davvero all'interno? E soprattutto come funzionava Edison? L'Edison era un dispositivo dalle dimensioni molto compatte. Qualcuno l'ha paragonato a un piccolo forno, altri ad un tostapane o persino ad una stampante, che poi, se avesse già funzionato almeno come un tostapane, gli avremmo potuto dare uno scopo, ma niente, non serviva neanche per quello. La scatola era progettata per analizzare pochi microlitri di sangue, parliamo di appena 2 o 3 gocce. Poi il campione veniva raccolto in una minuscola capsula chiamata nanotainer e questa capsula veniva inserita all'interno della macchina. La macchina quindi prometteva di rilevare un'ampia gamma di parametri, dai valori di routine, come quelli dei normali esami del sangue, fino ai segnali di patologie complesse come il diabete, il cancro, persino le malattie rare. Il funzionamento quindi si basava su una combinazione di reagenti chimici e un sistema operativo inserito all'interno del dispositivo di tipo learning machine. I reagenti quindi erano pensati appunto per reagire con il sangue e da queste reazioni poi venivano generati dei dati. Praticamente il sistema operativo a quel punto avrebbe dovuto prendere questi dati e tradurli per restituire appunto dei risultati. E fin qui l'idea suona bellissima, qualcosa di straordinario. L'idea di fondo nella mente di Elizabeth doveva essere rivoluzionaria, perché avrebbe dovuto eliminare completamente la concorrenza e cambiare tutte le regole del gioco, quindi niente più attese infinite per i risultati, niente più prelievi invasivi o prescrizioni multiple e addio anche ai grandi laboratori. Cioè, in pratica tutta la diagnostica doveva diventare semplice, veloce, ma soprattutto alla portata di tutti. L'obiettivo finale era rendere Edison così economico da permettere a chiunque di averlo direttamente a casa, come un normale comune elettrodomestico. Un sogno che ancora oggi sembra quasi fantascienza. Elizabeth però è stata molto brava a costruirci una narrazione convincente, talmente abile a giocare con la fiducia delle persone che per un lunghissimo periodo è riuscita anche a far credere al mondo intero che quella tecnologia fosse praticamente fattibile, che fosse dietro l'angolo. Ma la verità, come ormai sappiamo, era molto diversa. Edison, per esempio, non era affatto in grado di eseguire tutti i 240 test presenti all'interno del famoso menu che Elizabeth sbandierava agli investitori. Anzi, riusciva praticamente a gestirne solo una manciata e anche in quei pochi i risultati erano spesso imprecisi o addirittura sbagliati. In alcuni casi anche il semplice tentativo di eseguire certi esami metteva talmente tanto sotto sforzo la macchina da mandarla in blocco o addirittura da guastarsi. Così, per ovviare a questo problema, tutto il resto veniva processato all'interno dei laboratori di Theranos, usando praticamente le macchine Siemens che Elizabeth aveva promesso di mandare in pensione con la sua rivoluzione. Questo dettaglio ovviamente
era tenuto nascosto a tutti, agli investitori, ai partner commerciali, persino alle agenzie federali. Nessuno sapeva che in realtà i test non venivano eseguiti con Edison. Elizabeth, tra l'altro, era abilissima nel mettere in scena dimostrazioni che sembravano straordinarie. Per esempio, quando un potenziale investitore arrivava in sede, gli veniva fatto un prelievo con il famoso metodo a gocce. Poi, con la scusa di dare il tempo alla macchina di processare i risultati, Elizabeth invitava gli investitori a pranzo oppure li intratteneva con delle riunioni, che già qui, ragazzi, se ci pensate, smentisce una buona parte della sua promessa, smentisce una buona parte della sua narrazione, perché lei diceva che la macchina era veloce nel fornire i risultati, che ci sarebbero voluti soltanto 10 o 15 minuti. Eppure, quando questi investitori arrivavano, a quanto pare servivano sempre queste lunghe pause pranzo, ma incredibilmente nessuno sembrava farsi delle domande. Infatti, mentre gli investitori erano via, il nanotainer con il sangue veniva estratto dalla macchina e poi veniva portato nei laboratori e analizzato quindi dal team di tecnici che stava dietro le quinte, cioè quelli che praticamente erano totalmente nascosti alla vista degli investitori, quelli che non erano visti e di cui magari gli investitori non ne sapevano nemmeno l'esistenza. Tutti questi campioni infatti poi venivano analizzati usando le macchine Siemens. Queste macchine tra l'altro erano state modificate per quel tipo di uso, un dettaglio che poi chiariremo in fase di indagine. Quando poi gli investitori tornavano, trovavano il referto pronto e tac, il miracolo tecnologico sembrava essere avvenuto sotto i loro occhi, anche se in realtà non era così perché loro non avevano visto nulla di concreto. Erano più impegnati a mangiare che a guardare come funzionava la tecnologia. Ma ancora nessuno metteva in dubbio niente perché tutto sembrava incredibilmente efficiente e futuristico, ma in realtà era, come sappiamo bene, tutta una messa in scena ben costruita, orchestrata per impressionare e chiudere l'investimento. E tutta questa storia è andata avanti per anni. È andata avanti finché alcune persone poi dall'interno non hanno trovato il coraggio di rompere il silenzio e quindi è arrivato il momento di introdurvi i whistleblowers. Prima di parlare appunto di loro e quindi addentrarci in questa sezione, devo darvi una brevissima spiegazione del termine whistleblower o del fare whistleblowing, perché penso che ovviamente sia un concetto o una parola che non tutti conoscono. Il termine infatti deriva dall'inglese to blow the whistle, che significa soffiare il fischietto. Richiama quindi l'immagine di un arbitro che fischia per segnalare un fallo, oppure quella di un poliziotto che usa il suo fischietto per fermare un'azione illegale. In italiano quindi potremmo tradurlo come segnalazione civica o allerta etica ed è diciamo la stessa espressione che suggerisce anche la Treccani, anche se a dire il vero capita spesso di sentire più usare direttamente il termine in inglese che quello in italiano, anche qui in Italia. In pratica stiamo parlando dell'azione di una persona interna a un'organizzazione che può essere pubblica o privata che decide di segnalare comportamenti illeciti, pericolosi, immorali, non etici e può trattarsi di frodi, di abusi di potere, violazioni di sicurezza, discriminazioni e molto altro ancora. Infatti nelle grandi aziende, soprattutto nelle multinazionali che hanno sedi quindi sparse ovunque, non è per niente semplice monitorare tutto quello che accade, soprattutto ai livelli più bassi, perché se hai diciamo una dislocazione così ampia di sedi e dipendenti insomma nel mondo è impossibile vedere tutto quello che accade ovunque in ogni momento. Per questo motivo molte realtà promuovono dei programmi interni di sensibilizzazione, solitamente sono su base annua o comunque semestrale e organizzano quindi dei corsi che sono obbligatori per tutti i dipendenti in cui spiegano appunto a questi cos'è un comportamento scorretto, quindi come accorgersi di un comportamento scorretto, come saperlo riconoscere e soprattutto come denunciarlo.
E questi corsi ovviamente hanno anche l'obiettivo di incoraggiare i dipendenti a segnalare questi comportamenti scorretti. In cambio, almeno sulla carta, ma la maggior parte delle volte comunque è garantito, l'azienda offre delle garanzie, cioè garantisce l'anonimato, promette di proteggere quei dipendenti che hanno denunciato da eventuali ritorsioni. Di solito, tra l'altro, la segnalazione finisce direttamente alle risorse umane e poi da lì viene aperta appunto un'indagine interna per valutare la gravità del caso e decidere come procedere. Ovviamente non è sempre tutto così roseo e facile, perché non sempre il dipendente viene davvero protetto. Capita anche che magari certe volte, ma sono casi rari, la ricompensa per aver denunciato sia un bel licenziamento o un bel caso di mobbing, quindi è comprensibile da una parte che non tutti si sentano pronti a denunciare e che molti appunto poi alla fine decidono anche di restare in silenzio. E infatti alla luce di tutto questo io voglio farvi a questo punto una domanda. Cosa succede se l'illecito non arriva dai piani bassi ma dai vertici dell'azienda stessa? Quanto diventa facile o quanto diventa difficile segnalare in quel caso l'illecito? Io vi lascio un attimo con questa domanda e sarei veramente curiosa di sapere le vostre risposte, quindi se volete lasciarmi un commento sarei ben felice di leggervi tutti e capire cosa ne pensate. Noi intanto proseguiamo a parlare appunto della storia introducendo Erika Cheng. Erika Cheng si laurea in linguistica e biologia molecolare e cellulare all'Università di Berkeley e il 14 ottobre del 2013 viene ufficialmente assunta a Theranos come Entry Level Associate, che da quello che ho trovato online sarebbe una sorta di posizione da stagista avanzata. D'altronde quella era anche la sua prima esperienza lavorativa dopo la laurea, quindi Erika entra con l'entusiasmo alle stelle, si sente di far parte di qualcosa di grande e di innovativo. Infatti Erika è felicissima di essere lì, di essere proprio a Theranos, perché a Theranos si progettava di rivoluzionare il mondo e di aiutare milioni di persone e quindi cosa avrebbe potuto desiderare di più? Si sentiva di essere parte di qualcosa di enorme, come penso potrebbe capitare a chiunque di noi, cioè se entriamo in un'azienda che ha un nome come quello che aveva Theranos, ci sentiamo di essere orgogliosi di noi stessi e soprattutto abbiamo l'entusiasmo alle stelle. Ma purtroppo nel caso di Erika non ci mette molto a capire che la realtà non era proprio come se l'era immaginata, perché fin da subito nota che a Theranos ci sono tante cose che non tornano. Erika infatti racconta che quando effettuavano i test dovevano basarsi su 6 diversi indicatori. Questi indicatori appunto servivano a stabilire l'accuratezza dei risultati, quindi se tutti e 6 gli indicatori venivano rispettati, il test era considerato molto accurato. Se venivano soddisfatti soltanto 5 indicatori su 6, allora il risultato poteva considerarsi quasi accurato. Sotto i 5 ovviamente il test era considerato poco accurato o per niente accurato. Quindi i valori negativi in questo caso, così appunto come nella scienza in generale, vengono chiamati anomalie e bisogna sempre prendere nota delle anomalie proprio per capire cosa funziona e cosa no. L'obiettivo è quello di ripartire da quelle anomalie per migliorare e arrivare a dei risultati concreti. Lei però racconta che per avere risultati accurati, diciamolo tra virgolette, nel minor tempo possibile, le dicevano sostanzialmente di eliminare i valori considerati anomali, cioè le dicevano praticamente di concentrarsi solo sugli indici che apparivano positivi. In pratica era come se le stessero dicendo di prendere tutto quello che aveva imparato in anni di università e buttarlo letteralmente nel cesso. Erika ricorda benissimo un episodio avvenuto il giorno del ringraziamento. Quel giorno infatti lei si trova completamente sola in laboratorio e il laboratorio è deserto perché ovviamente quel giorno è festa. C'è soltanto lei che continua a lavorare su un campione di sangue di un paziente. Ricorda tra l'altro che stava letteralmente impazzendo perché il test falliva ogni
volta. Aveva persino resettato tutto il sistema per ripetere il test, ma il test continuava a fallire. Così ad un certo punto Erika decide di chiamare l'helpline, che è una sorta di IT da remoto che ti aiuta magari quando si presentano dei problemi tecnici. Lei racconta di essersi sentita molto frustrata perché i test continuavano a fallire e in pratica comincia a sfogarsi con l'operatore dell'helpline e a condividere con lui tutti i suoi dubbi. Cioè lei gli dice apertamente che non si sentiva a suo agio ad inviare dei risultati a un paziente quando i test continuavano a fallire di volta in volta. Ma dopo averla ascoltata sfogare tutta la sua frustrazione, dall'altra parte dell'apparecchio le dicono semplicemente di eliminare tutti i dati considerati anomali. Chissà perché ovviamente lei non ci aveva pensato prima, verrebbe da dire, no? Ovviamente Erika rimane scioccata da questa risposta. Perché fin dal primo giorno di università, ma questo comunque ragazzi, cioè stiamo sottolineando l'ovvio, però ovviamente io lo devo introdurre all'interno della storia. Sin dal primo giorno dell'università ad Erika era stato insegnato l'esatto contrario, cioè che per avere un quadro completo di una situazione, capire come migliorare, così come progredire negli studi e nei risultati, bisogna osservare tutti i dati, anche e soprattutto quelli considerati anomali. Quindi ignorare o eliminare quei valori va contro qualsiasi scelta etica, perché in quel modo Theranos praticamente aveva deciso di costruire tutta la sua narrazione su dei risultati che non erano affidabili, attraverso quindi una manipolazione di questi consapevole e subdola. Eliminava praticamente tutto quello che era considerato scomodo e questo per valorizzare solo quello che gli interessava, ed è chiaro che con un quadro del genere i risultati non sono veritieri. E rimanendo in tema, Erika fa notare anche una cosa che è molto importante, ovvero il fatto che loro creavano delle macchine grandi quanto un tostapane, ma che non era poi alla fine un tostapane, perché un tostapane non è pensato per salvare delle vite, cioè non puoi condurre delle ricerche sulla creazione di un dispositivo medico con la stessa leggerezza con cui progetteresti un tostapane, mi verrebbe da dire, no? Perché quella macchina, almeno nella narrazione di Theranos, era pensata per salvare delle vite, o quantomeno questo era quello che loro avevano fatto credere al mondo intero. Con la frase "nessuno dovrà dire addio ai propri cari prima del previsto o troppo presto", Elizabeth ha costruito la colonna portante di tutta la sua strategia di marketing e la colonna portante di tutta la narrazione esistenziale di Theranos. Quindi eliminare i valori considerati scomodi o errati significa soltanto una cosa: significa costruire una macchina che non ti darà mai la risposta corretta, una macchina che non sarà mai in grado di fare diagnosi che siano precise. In pratica è come giocare con la vita delle persone, tipo stile roulette russa. Di questa manipolazione dei dati, Erika ovviamente ne parla come di un qualcosa di estremamente pericoloso, e lo è davvero, perché stiamo parlando, ragazzi, di sanità. Queste persone avevano in mano letteralmente la vita dei pazienti. Erika fa anche l'esempio del cancro alla prostata. Racconta che quando loro dovevano effettuare tipo i test per capire se il soggetto era a rischio per quel tipo di tumore, lei doveva partire da un dosaggio preciso di sangue. Poi da quel dosaggio avrebbe dovuto ottenere dei risultati che indicavano quanto il soggetto fosse a rischio. Ma ogni volta che lo stesso campione veniva inserito nella macchina, Edison dava risultati diversi. Magari la prima volta le diceva che il soggetto era molto a rischio, con un valore di 8,9 su 10. La seconda volta, sempre con lo stesso campione, le diceva che il paziente era in un range di rischio medio-grave, con un 5,1 su 10. La terza volta ancora, la macchina le indicava che il paziente non era per nulla a rischio, cioè non era più un controllo medico a questo punto, era una scommessa al lotto. E questo è il tipo di situazione che poi Erika si trova a vivere tutti i giorni.
A quel punto lei dice che si chiedeva continuamente cosa potesse fare, quale fosse il risultato giusto, perché ovviamente Erika era confusa, nessuno l'aiutava. Inserire i campioni nella tecnologia di Theranos le lasciava più dubbi che certezze, perché non c'erano mai dei risultati che fossero davvero accurati. E pensate che per testare l'affidabilità di Edison, loro facevano anche dei confronti con le normali macchine approvate dalla FDA. La FDA, che sta per Food and Drug Administration, lo ricordiamo, è l'ente federale che si occupa di regolamentare e supervisionare i prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici, sanitari, così come anche altri beni di consumo negli Stati Uniti. Ovviamente, essendo quelle macchine già approvate, il confronto rendeva il quadro ancora più confuso, perché i risultati tra i due dispositivi, quindi tra le macchine approvate dall'FDA ed Edison, spesso erano diversi. A volte ragazzi persino opposti, e c'è da dire anche un'altra cosa, che in quel momento Erika non sa ancora che Edison non funzionava, ma allo stesso tempo ovviamente Erika non è che sia stupida, non lo era per nulla, anzi non ci mette neanche così tanto a capirlo. All'inizio diciamo che per lei era tutto molto confuso e fuorviante, perché ogni giorno era circondata da persone che elogiavano la tecnologia rivoluzionaria di Theranos, quindi sinceramente non le era venuto nemmeno in mente di sospettare che magari la macchina non funzionasse. Semmai, con queste premesse, mette più in dubbio se stessa. Mette più in dubbio i suoi passaggi, non la funzionalità della macchina. E questa, ragazzi, è una mia opinione personale, ma io mi immagino che lei dentro di sé avrà anche pensato di non essere all'altezza, no? Del lavoro, dello scopo, di non saperlo fare il suo lavoro, di aver sbagliato proprio lavoro, e vi lascio immaginare quanto possa essere frustrante e debilitante un pensiero del genere. Pensiamoci un attimo. Comunque, con il tempo Erika comincia a disilludersi, inizia a vedere le cose per come sono davvero, capisce che la macchina non funziona, capisce che non è lei quella che non è in grado di fare i test, capisce che l'intera metodologia di Theranos si fonda sul portare avanti una narrazione precisa, ma a discapito di qualsiasi risultato reale. E quando lei lo realizza, decide di non restarsene con le mani in mano, decide di fare qualcosa. Decide di fare whistleblowing e non ci va nemmeno leggera, perché decide di andare direttamente dal COO. E vi ricordate che il COO è il nostro caro amico dal carattere focoso Ramesh Sunny Balwani. Ora, immaginate per un attimo cosa pensate che le possa aver detto quest'uomo. Ovviamente perde la testa, le dice che non sa di cosa sta parlando, le dice di smetterla di dire certe cose, le fa praticamente gaslighting, che detta da lui, che non aveva nemmeno una minima conoscenza medico-scientifica, fa anche abbastanza ridere, perché le conoscenze scientifiche del nostro Sunny erano talmente inesistenti che spesso veniva anche preso in giro a sua insaputa. Era noto infatti per usare dei termini altamente scientifici, senza però mai capirne davvero il significato. Molti infatti credevano che lui usasse questi termini solo per sentirsi più esperto, e lo si capiva bene dal suo modo di atteggiarsi. Questo emergeva anche quando lui cercava di esprimere le sue idee sugli aspetti tecnologici di Edison. Per esempio, una volta ha detto una cosa del tipo che Edison sarebbe stato lassù insieme agli antibiotici. E qui ci sono io che vorrei tanto capire quanto alto sia quel lassù. Tutte le volte che penso a questa frase mi viene da guardare il cielo e pensare che forse sia lì con gli angioletti, quel lassù è quel Edison. Vabbè. Che cosa volesse dire, ragazzi, penso che ad oggi lo sappia soltanto lui, perché se non l'ho capito nemmeno io, che ovviamente non ho alcuna conoscenza in campo medico-scientifico, figuratevi le persone che lavoravano lì e che di certo ne sapevano molto più di me. Io posso solo immaginare però le facce dei presenti. Oppure, un'altra volta, lui aveva frainteso il termine effector, che è l'artiglio del braccio di un robot automatizzato, con end effector, che praticamente non significa niente. Il problema è che non è che lui abbia avuto in quel caso un semplice lapsus, no? Può capitare a tutti.
No, lui era convinto che Endofactor fosse la parola giusta, al punto da ripeterla durante un meeting con tanto di slide in presentazione. Questa era la situazione a Theranos, ragazzi, e quest'uomo dice ad una ragazza laureata a Berkeley, che ne sa sicuramente molto più di lui in materia: tu non sai di cosa stai parlando. Diventa ovviamente tutto molto bizzarro, la situazione già in sé è bizzarra, ma chiarisce perfettamente quelle che sono le dinamiche interne. E io, tra l'altro, ragazzi, mi vorrei soffermare proprio su questo aspetto. Al di là del fatto che noi ci ridiamo e che sicuramente è divertente raccontare appunto queste dinamiche, bisogna però sottolineare il fatto che queste persone sono pericolose, perché sanno di non avere una vera conoscenza, sanno di trovarsi in una posizione di svantaggio sul piano tecnico e usano quindi il proprio potere per imporsi ad ogni costo e ribaltare tutta la narrazione. Ora, nel caso di Erika, chi capisce di chimica, di biologia e di quello che succede nei laboratori è proprio lei. Ma chi ha i soldi, chi ha la posizione più alta, chi ha il potere e l'ultima parola è Sunny, purtroppo. Lui è perfettamente consapevole di essere in svantaggio dal punto di vista scientifico o comunque di conoscenze scientifiche, ma invece di riconoscerlo, usa il suo ruolo per imporre una narrazione distorta su argomenti che ovviamente lui non padroneggia affatto, e quando sa benissimo che quello che sta facendo è eticamente scorretto, se non apertamente fraudolento, continua comunque ad imporre quella condotta sugli altri, la normalizza con la forza, con la prepotenza, e il risultato ovviamente è sempre lo stesso: due dinamiche diverse che portano però allo stesso esito. Tu non hai voce in capitolo, tu fai quello che ti diciamo e se non ti sta bene, quella è la porta. Ma Erika non è una ragazza come le altre. Erika è una sopravvissuta, è cresciuta all'interno di una famiglia di 6 persone in uno di quei camper con un solo letto. È riuscita a farsi ammettere nonostante tutte le difficoltà all'Università di Berkeley ed è sempre rimasta fedele al suo sogno di diventare una scienziata. E non è tutto. Durante il suo primo anno di università, Erika è stata anche vittima di episodi traumatici. È stata coinvolta in una rapina armata ed è sopravvissuta a ripetuti abusi che l'hanno segnata profondamente. Ma nonostante tutto questo, Erika comunque non ha mollato, anche quando persone vicino a lei le dicevano che forse Berkeley non era il suo posto e che si sarebbe dovuta ritirare. Erika, per la sua età, aveva già subito tanto e qualcun altro al suo posto avrebbe probabilmente deciso di lasciar perdere, e ovviamente non si può biasimare nessuno per questo, anche se fosse stata un'altra persona al posto suo e appunto avesse deciso di mollare l'università e lasciar perdere, come magari le persone attorno a lui o a lei le avrebbero consigliato, perché ovviamente, ragazzi, parliamo di esperienze che sono traumatiche, che sono difficili da superare. Ma Erika, quando si ritrova in quella difficile situazione a Theranos, si rende conto che sta affrontando l'ennesima ingiustizia della sua vita, ma sente anche di avere addosso un forte senso di responsabilità, ed è proprio questo elemento, no? Questo pensiero nella mente che la spinge a non mollare. Ammette ovviamente di essere stata molto spaventata, ma sapeva anche di avere un dovere etico nei confronti di quello che stava accadendo, e quindi con questo pensiero in testa decide di andare avanti e di denunciare tutto. Quella sera stessa decide di chiamare il suo collega Tyler Schultz, e questo per discutere con lui dei suoi dubbi su Theranos. Ovviamente la scelta di chiamare Tyler non è casuale. Erika aveva già sollevato in passato le sue perplessità con altri colleghi e sapeva che Tyler la pensava come lei. Decidono quindi di parlare con il nonno di Tyler, e vi ricordate chi è? È George Schultz, che fa parte anche quindi del consiglio di amministrazione di Theranos. Organizzano una cena con lui e questo ovviamente ha l'obiettivo di parlare della situazione e di metterlo finalmente davanti alla realtà dei fatti. Erika gli spiega che niente a Theranos è come sembra, gli dice che anche lui è stato ingannato da Elizabeth e da Sunny, gli racconta che tutte le volte in cui lui dava un campione di sangue per testare la tecnologia di Theranos, il nanotainer non veniva mai inserito all'interno di Edison. Quel campione veniva invece
portato a sua insaputa all'interno di un laboratorio nascosto alla vista del pubblico. Lì c'erano almeno 5 persone che analizzavano il sangue usando macchine di terze parti. Infatti, incredibile ma vero, nessuno aveva mai visto Edison funzionare davvero, nemmeno durante una riunione di presentazione agli investitori. Lo abbiamo detto prima, no? Ma chiarisco questo passaggio perché magari potreste pensare che almeno qualcuno abbia visto la macchina in funzione, ma vi devo dire che purtroppo non è così. Quindi quello che dice Erika non è fantascienza e George Shultz a quel punto avrebbe dovuto almeno avere un motivo per iniziare a dubitare di Elizabeth, ma nonostante questa rivelazione, che è molto pesante, George Shultz rimane completamente indifferente davanti a quello che Erika e Tyler cercano di dirgli. Praticamente lui non ne vuole sapere e in parte umanamente si può comprendere la sua reazione, anche se ovviamente non è giustificabile. Mettiamoci un attimo nei panni di quest'uomo che ha investito tantissimi soldi, si è lasciato apertamente affascinare da una ragazza che sicuramente sa usare le parole, è stato convinto di star contribuendo a cambiare il mondo per sempre. Come reagisci se arriva una ragazza ventenne alla sua prima esperienza di lavoro lì da appena 7 mesi e ti dice che tutto quello in cui tu hai creduto è in realtà un castello di carte? E in più stiamo parlando di un uomo, ragazzi, di 80 anni, uno dei politici più influenti della storia degli Stati Uniti, che dovrebbe ammettere a se stesso di essere stato fregato da una ragazza poco più che ventenne che praticamente gli ha venduto un'idea irrealizzabile invece di un progetto concreto. Un uomo che tra l'altro non si è nemmeno fatto fregare da persone che sono molto più anziane e politicamente più competenti di Elizabeth, cioè capite bene quanto ovviamente sia difficile per una figura così ammettere a se stesso una cosa del genere. La reazione ovviamente più semplice in questi casi è lo scetticismo, il non voler guardare, il voler nascondere la testa sotto la sabbia. George Shultz infatti risponde ad Erika dicendole di valutare se quello fosse davvero il lavoro giusto per lei, cioè le suggerisce a quel punto di considerare magari l'idea di fare qualcos'altro nella sua vita. Quindi immaginate anche dalla parte di Erika quanto possa essere debilitante una risposta del genere. Per Erika, ma in generale per chiunque, sarebbe frustrante una situazione del genere, e se già lei era partita ovviamente riservando per se stessa delle insicurezze, pensate se poi uomini o persone in generale potenti le dicono di farlo, no? Di cambiare lavoro, perché effettivamente lei non era tagliata per quel tipo di lavoro. È brutale. Così il giorno dopo Erika Cheng decide di dare le dimissioni. Ovviamente all'inizio pensa lei di essere quella pazza, d'altronde Elizabeth è su tutte le copertine delle maggiori riviste al mondo, nel consiglio di amministrazione della sua Theranos ci sono persone di altissimo livello, Theranos stessa vale 9 miliardi di dollari ed Erika è invece soltanto una neolaureata appena assunta. Forse è lei il problema ed è quello che ovviamente lei pensa per tutto il tempo all'inizio. E onestamente ragazzi, come biasimarla, forse al suo posto lo avrei pensato anche io, anzi sicuramente lo avrei pensato anche io per come sono fatta. Io dubito di me costantemente e questo pensiero diventa totalizzante nella mia mente, quindi pensate se a dirlo sono delle persone così potenti. Ma poco dopo le sue dimissioni succede qualcosa, quasi a restituirle un po' di giustizia. Erika infatti viene contattata da un giornalista del Wall Street Journal e questo giornalista si chiama John Carreyrou. Lui le spiega che sta indagando su Theranos perché ha ricevuto segnalazioni da ex dipendenti, persone che proprio come lei avevano iniziato a nutrire profondi dubbi sul funzionamento della macchina Edison, ed è lì che Erika per la prima volta si sente meno sola. Capisce che non è lei ad aver immaginato cose non vere, che non è una sua allucinazione e soprattutto che non è l'unica ad aver messo in discussione quello che succedeva ogni giorno in quei laboratori. Erika capisce che ci sono altre persone come lei, altri colleghi che hanno avuto il coraggio di andarsene o almeno di parlare, ma diciamo che quel sollievo dura poco, perché Elizabeth e Sunny, accortisi della situazione, ovviamente non restano a guardare. Si accorgono infatti che qualcosa si sta muovendo, che la fiducia interna comincia a vacillare
vacillare ed è allora che parte una vera e propria caccia alle streghe. Erika racconterà in seguito che bastava anche solo essere sospettati di aver parlato o anche solo di avere dei dubbi per essere messi sotto pressione, per essere sorvegliati, per essere isolati, e chi non si allineava al sistema diventava un problema. E a Theranos i problemi non venivano risolti, venivano messi a tacere. A quel punto Theranos passa al contrattacco, parte una vera e propria campagna intimidatoria contro chiunque avesse lasciato l'azienda, portandosi dietro dubbi, domande o peggio ancora la voglia di raccontare la verità. Erika infatti è una di queste persone. Riceve una lettera legale da Theranos, una lettera fredda e minacciosa che le ricorda la clausola di riservatezza che lei aveva firmato al momento dell'assunzione. In pratica le dicono che non può parlare, che non può raccontare niente di quello che ha visto nei laboratori, e purtroppo c'è anche di più, perché l'atmosfera ad un certo punto si fa pesante, opprimente. Theranos infatti arriva a pedinare anche i suoi ex dipendenti, a sorvegliarli, a fare in modo che questi rimangano isolati, e l'obiettivo ovviamente è chiaro: farli sentire soli, farli sentire spaventati e convincerli che parlare fosse pericoloso. Ed è assurdo notare come quella che doveva essere la stealth mode, no? Vi ricordate, ne abbiamo parlato all'inizio del video, che è una strategia usata dalle startup per proteggersi dalla concorrenza, diventi di fatto uno strumento per soffocare la verità. Ma nonostante tutto Erika decide di non fermarsi, anche se ha paura, anche se tutto intorno a lei le sta dicendo di fare marcia indietro, ma Erika comunque decide di andare avanti e così si affida ad un avvocato. L'avvocato infatti le consiglia di inviare una segnalazione a un'agenzia regolatoria governativa, una di quelle che si occupano di garantire sicurezza, trasparenza e tutela del consumatore in settori delicati come ad esempio quello sanitario. Erika capisce quindi che è la cosa più giusta da fare, ma ovviamente anche terrorizzata, lo racconta lei stessa. Dice che addirittura ci ha messo un mese intero prima di trovare il coraggio di scrivere quella lettera, ma alla fine lo fa e da lì cambia tutto. Quella lettera infatti dà il via ad un'indagine ufficiale ed è proprio quell'indagine che poi fa emergere tutte le falle gravi nella sicurezza e nella gestione dei laboratori di Theranos. Da quel momento in poi Theranos non potrà più analizzare campioni di sangue e il castello ovviamente inizia a crollare. Ma a questa parte ci arriviamo tra poco. Abbiamo già accennato a Tyler, ma ora è davvero il momento di concentrarci su di lui e di capire meglio come si evolve il suo percorso dentro Theranos. Come abbiamo già anticipato diverse volte, Tyler Schultz è il nipote di George Schultz. George aveva praticamente una considerazione enorme di Elizabeth Holmes, la stimava al punto da invitarla spesso a casa sua, anche in occasioni considerate appunto informali. Infatti è proprio durante uno di queste visite, in un pomeriggio tranquillo nel soggiorno degli Schultz, che avviene una conversazione tra George, Elizabeth e Tyler, un dialogo che, senza che appunto nessuno lo immagini, cambierà il corso degli eventi. È infatti lì che George decide ad un certo punto di aiutare il nipote ad entrare a Theranos ed è così che nasce l'opportunità. All'inizio Tyler entra in azienda come tirocinante, al tempo sta ancora finendo gli studi universitari, ma succede qualcosa che lo colpisce profondamente. È così affascinato dalla missione rivoluzionaria di Theranos che decide di cambiare completamente percorso accademico. Così abbandona ingegneria, che stava appunto studiando, e si iscrive a biologia. Dopo la laurea a Stanford, Tyler torna a Theranos e questa volta con un ruolo a tempo pieno. Infatti viene assunto come Research Engineer, in pratica è un ricercatore scientifico. Il suo compito quindi è quello di lavorare proprio sul cuore della tecnologia, ovvero il dispositivo Edison. Nel frattempo Tyler sviluppa un rapporto molto stretto con Elizabeth, è un rapporto profondo, quasi familiare. Del resto Elizabeth è ormai una presenza fissa anche nelle occasioni private della famiglia Schultz, partecipa alle cene di Natale, ai pranzi del giorno del ringraziamento ed è considerata a tutti gli effetti di casa.
Tuttavia, questo legame personale e professionale così forte tra George Shultz ed Elizabeth crea gradualmente delle ripercussioni pesantissime sul rapporto tra nonno e nipote, una frattura che si consuma proprio a causa di quello che accade all'interno di Theranos, ma ci arriviamo con calma. Non passa infatti molto tempo prima che Tyler cominci a notare che qualcosa non va. I numeri diagnostici non tornano, i test non sono coerenti e c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui vengono effettuati e soprattutto nel modo in cui vengono presentati al pubblico. Tyler si rende conto che la versione raccontata all'esterno è completamente diversa da quella che lui vede ogni giorno nei laboratori e così decide di sollevare tutta la questione direttamente con Elizabeth. Lui non vuole ovviamente denunciare tutto all'esterno, vuole almeno all'inizio cercare di risolvere tutta la situazione internamente. Così parla anche con altre figure dirigenziali, ma si accorge con sua enorme sorpresa di trovarsi immerso in un ambiente ostile perché nessuno vuole ascoltarlo, anzi molti sembrano persino infastiditi dal fatto che lui sollevi certe domande. Tra le varie persone, Tyler ne parla anche con Sunny e gli invia proprio una mail molto dettagliata, una mail in cui lui elenca punto per punto tutte le irregolarità a cui ha assistito, ma la risposta che riceve è qualcosa che Tyler non si sarebbe mai aspettato di sentirsi dire. Sunny praticamente gli manda una mail lunghissima in cui smentisce punto per punto e quindi cerca di ribaltare l'intera narrazione che era stata sollevata da Tyler con le sue domande e, come c'è da aspettarsi ovviamente da Sunny, lo riempie anche di offese. A questo punto, infatti, come accade proprio con Erika, anche Tyler prova a parlare con il nonno, ma come avete già sentito, nemmeno George è propensa ad ascoltarlo, non gli crede e Tyler si ritrova completamente da solo. George, tra l'altro, è molto perentorio perché non accetta una sola parola di quello che il nipote prova a dirgli, anzi arriva persino a mettere in discussione le stesse parole che Elizabeth usava praticamente come slogan della sua tecnologia, quando appunto sosteneva che Edison era veloce, economico e accurato. Tyler ovviamente di fronte a quella reazione rimane spiazzato, rimane così perplesso che quando torna a casa decide di mettersi davanti al computer, apre Google e digita la parola Theranos. Così realizza qualcosa che lo segna profondamente, perché quelle 3 parole compaiono praticamente ovunque, sulle pagine web, sulle interviste, sugli articoli, ed è in quel momento che Tyler capisce che il nonno aveva scelto deliberatamente di non guardare in faccia la realtà anche a scapito del nipote. Poco dopo George lo convoca a casa sua. Tyler ovviamente accetta, anche perché non è che avesse chissà quanta scelta, ma ovviamente pone una condizione. Vuole che la conversazione tra loro due avvenga tra loro e loro soltanto. Non voleva avvocati in pratica. Il nonno accetta, i due si incontrano e cominciano a parlare, ma nel bel mezzo della discussione accade qualcosa di inaspettato, oppure potremmo dire accade qualcosa di totalmente aspettato. Entrano infatti nella stanza 2 avvocati e uno di loro tra l'altro regge un documento in mano. Potremmo dire che si tratta di un accordo di segretezza e in apparenza sembrava anche esserlo. Solo che leggendolo Tyler capisce subito che c'è qualcosa che non va e ovviamente si rifiuta di firmare, perché quel documento è in realtà un ordine restrittivo temporaneo, accompagnato tra l'altro da una lettera firmata da David Boyce, di cui parleremo tra poco, di sicuro, in cui si dichiara che Tyler sia una persona scorretta e che stia diffondendo informazioni false su Theranos. Ragazzi, è un'imboscata vera e propria ed è una delle più dolorose perché avviene proprio all'interno della casa del nonno. Tyler ovviamente è sconvolto, è frustrato, si sente ferito e soprattutto deluso nel vedere il proprio nonno dare più fiducia ad Elizabeth, che era un'estranea, piuttosto che a lui. A quel punto la situazione è chiara perché da una parte c'è Tyler che guarda soltanto alla verità, mentre dall'altra parte c'è George che dà priorità al prestigio, al profitto e alla sua personale fascinazione per Elizabeth.
Tyler decide così di parlarne con i genitori e loro gli danno un consiglio molto pratico, cioè gli dicono di dare le dimissioni, ma di non giustificarle con la verità, ma con la scusa piuttosto di dover studiare per un PhD, cioè un dottorato di ricerca. E questa è una strategia ovviamente volta ad evitare ritorsioni, ma anche a non creare ulteriori tensioni all'interno della famiglia, considerando il ruolo di George all'interno del consiglio di amministrazione della società. Così, a 23 anni, dopo appena 8 mesi lì dentro, Tyler decide di dare le dimissioni. Passa un po' di tempo finché un giorno riceve un messaggio privato su LinkedIn. Si tratta di un giornalista, ovvero di John Carreyrou del Wall Street Journal, che gli chiede se è disposto a parlare. Tyler inizialmente ci pensa un po', perché ovviamente non è una decisione semplice da prendere lì su due piedi, ma alla fine decide di accettare e per sicurezza contatta Carreyrou usando un burner phone, cioè un cellulare usa e getta. Da quel momento in poi Tyler diventa infatti una delle fonti anonime che alimentano gli articoli esplosivi che di lì a poco il Wall Street Journal pubblicherà e, come è successo ovviamente con Erika, anche qui scatta la stessa dinamica. Elizabeth, che è sempre stata molto paranoica, avvia una vera e propria campagna di intimidazione nei confronti di chiunque possa parlare. E questo atteggiamento ovviamente non riguarda solo chi ha lasciato l'azienda, vale anche per chi è ancora lì dentro. L'ordine infatti è chiaro: tutto quello che accade all'interno dei laboratori di Theranos non deve essere raccontato a nessuno, punto, nemmeno alla famiglia. Infatti, per portare avanti questa strategia, Elizabeth addirittura si affida ad un team di avvocati potentissimi e a guidarli c'è appunto David Boyce. E chi è David Boyce? Ovviamente una new entry in questo Dream Team, uno degli avvocati più rinomati degli Stati Uniti. È il presidente dello studio legale Boyce Schiller Flexner LLP e quando Elizabeth lo chiama, Boyce è già una celebrità nel mondo legale. Ha rappresentato Al Gore nelle elezioni del 2000, ha difeso il governo degli Stati Uniti nel caso antitrust contro Microsoft, ha combattuto per i diritti civili nel caso dei matrimoni gay in California e ha rappresentato clienti coinvolti in casi molto controversi. Parliamo di Harvey Weinstein, come anche di alcune vittime di Jeffrey Epstein. Elizabeth infatti lo vuole al suo fianco, proprio nel momento in cui iniziano ad emergere le prime crepe all'interno del sistema. E così Boyce, con il suo studio legale, vengono assunti per gestire tutte le controversie, diciamo, considerate più delicate. Col tempo però il ruolo di Boyce si evolve e praticamente si amplia, perché lui non è più soltanto l'avvocato della società, diventa socio ed entra persino all'interno del consiglio di amministrazione di Theranos, e questo ovviamente gli dà una posizione di potere doppia, ma anche molto problematica, perché da quel momento tutta la sua strategia legale diventa ancora più aggressiva. Il suo compito è quello di proteggere Theranos ovviamente dalle minacce esterne, dai giornalisti, dagli ex dipendenti, dagli investitori che magari decidono di obiettare, cioè insomma chiunque sollevi una domanda diventa automaticamente un bersaglio. E quella che dovrebbe essere una normale difesa legale, col tempo si trasforma in una vera e propria campagna di intimidazione, una campagna che confonde la linea tra quella che dovrebbe essere difesa e complicità. Theranos infatti avvia delle vere e proprie investigazioni private contro tutti gli ex dipendenti e nel caso di Tyler, Elizabeth si accorge che lui ovviamente sta parlando con un giornalista proprio perché lo fa pedinare, e quando capisce quello che sta accadendo decide di avviare una serie di procedimenti legali minacciando Tyler di ogni possibile conseguenza. Tyler infatti racconterà di essere stato seguito da investigatori privati per almeno 2 anni interi, di aver ricevuto un numero enorme di lettere legali e di essersi ritrovato a dover affrontare tutto questo praticamente da solo. Infatti il team legale di Theranos prova più volte a costringere Tyler a firmare delle dichiarazioni. Vogliono che lui ammetta di aver parlato con il Wall Street Journal e che dichiari che lo hanno praticamente costretto a farlo. Cioè, in pratica loro vogliono che lui firmi qualcosa che in un certo senso li scagioni e quindi faccia passare Tyler come il reale colpevole.
E ovviamente Elizabeth vuole anche un'altra cosa, vuole che Tyler faccia tutti i nomi, vuole sapere chi sono le altre persone che come lui hanno deciso di parlare e ovviamente vuole risalire a tutti gli altri whistleblower per poter fare quindi con loro la stessa cosa che stava facendo con Tyler. Cioè ragazzi, ve lo dicevo prima e ve lo ripeto, questa è una vera e propria caccia alle streghe. Tyler però, come Erika, rimane fermo sulla sua scelta, decide di fare la cosa giusta. Per lui ovviamente questo vale più di qualsiasi altra cosa, anche se ovviamente tutta la situazione era molto pesante, era molto brutta, era sicuramente intimidatoria. D'altronde lui si è ritrovato a lottare contro un colosso da 9 miliardi di dollari, con un consiglio di amministrazione pieno di figure di altissimo livello nella storia politica degli Stati Uniti e non solo ovviamente con la sua stessa famiglia coinvolta in prima linea, ma anche con il nonno che lo ha praticamente abbandonato. Tyler racconta che solo per rispondere a tutte le minacce legali di Theranos la sua famiglia ha dovuto corrispondere tra i 400 e i 500 mila dollari in spese legali. Ad un certo punto i genitori erano così disperati da arrivare persino a considerare l'idea di vendere la casa pur di far fronte a tutti quei costi. Pensate a quanto pervasiva e aggressiva potesse essere la persecuzione legale di Elizabeth nei confronti di queste povere persone. Comunque, il 16 ottobre del 2015 esce il primo articolo di John Carreyrou sul Wall Street Journal e in quell'articolo ovviamente si racconta tutta la storia di Theranos dalla sua fondazione al 2015, quindi si parla della sua fondatrice e soprattutto di tutto quello che piano piano stava emergendo su Edison. Oltre alle testimonianze raccolte dai vari whistleblower, Carreyrou decide di andare ancora più a fondo perché nell'intervista si trovano persino diverse testimonianze di alcuni medici che avevano iniziato a testare e ad usare Edison sui propri pazienti. Alcuni di loro infatti all'inizio si dicono entusiasti, fanno molto riferimento soprattutto alla velocità con cui arrivavano i risultati, spesso in soli 15 minuti, ma molti di questi medici dichiarano anche di aver smesso ad un certo punto di usare Edison perché hanno iniziato a nutrire seri dubbi sull'affidabilità dei risultati. Se vi ricordate, Edison non aveva ancora ricevuto l'approvazione della FDA, cioè della Food and Drug Administration. Queste approvazioni infatti vengono concesse solo per quei dispositivi che vengono effettivamente venduti ai laboratori. Elizabeth quindi sfrutta da una parte questa cosa e la sfrutta a suo vantaggio, perché in questo modo evita che qualcuno dall'esterno possa testare Edison in modo indipendente e accorgersi quindi che in realtà non funziona come viene pubblicizzato. Infatti, quello che non vi ho detto prima è che Elizabeth non vende Edison ai laboratori, vende il servizio direttamente ai cittadini e dobbiamo dire che questa mossa lei l'abbia calcolata molto bene, soprattutto perché lei è consapevole che Edison non funziona. Comunque, Theranos presenta richieste di autorizzazione per 120 dei 240 test e a luglio del 2014 dichiara di aver ricevuto l'approvazione per il test dell'herpes, ma sullo stato degli altri test né Theranos né FDA rilasciano commenti. La cosa più agghiacciante, tra l'altro, che emerge da questo primo articolo è proprio l'atteggiamento di Sunny in tutta questa storia, che come noi sappiamo è molto dispotico, no? È una persona molto repressiva e questo si ripercuote ovviamente anche sulle scelte quotidiane delle attività svolte all'interno dei laboratori. Infatti all'inizio del 2014, ad esempio, in Theranos si stavano eseguendo alcuni test di qualità. I dipendenti quindi responsabili avevano diviso i campioni in due parti. Una parte quindi era stata testata con Edison, mentre l'altra con macchine acquistate da aziende esterne e poi modificate. Ovviamente ragazzi, che lo ripeto a fare, i risultati non coincidono. I due test danno praticamente valori diversi sulla vitamina D, su due ormoni tiroidei, ma anche sul marker legato al cancro alla prostata. Diciamo che secondo uno scambio di mail interne, che poi verrà revisionato dagli inquirenti, i dipendenti che avevano effettuato questi test arrivano ad una conclusione chiara, ovvero che i risultati sbagliati sono quelli di Edison. Così i dipendenti senior, cioè quelli con più esperienza che magari sono anche a capo dei vari team, decidono di mostrare questi dati a Sunny, il COO, e uno di loro gli scrive chiaramente
chiedendo quali risultati dovevano essere comunicati agli amministratori del test e al governo, una procedura che ovviamente era prevista dalle regole interne dell'azienda. Sunny, ragazzi, si infuria, cioè il giorno dopo risponde con una mail che dire durissima è poco, perché scrive testuale: sono estremamente irritato e frustrato da persone senza esperienza legale che prendono posizioni e interpretano legalmente queste questioni. Tutto questo deve finire. E poi aggiunge: per cominciare, i campioni non avrebbero dovuto essere testati su Edison. Cosa? Infatti, dopo questo scambio di mail, alquanto incredibile devo dire, arriva addirittura un ordine diretto, perché i dipendenti, secondo Sunny, non devono più usare Edison per i test interni. Tutti i controlli di qualità devono essere eseguiti utilizzando soltanto le macchine commerciali. Ma qui, ragazzi, nasce il vero problema. A parte il fatto che questa direttiva non ha alcun senso, perché le normative federali, tra l'altro, sono chiarissime. Se un'azienda esegue i test dei pazienti con un determinato dispositivo, anche i test interni devono essere eseguiti con quello stesso strumento. È una regola di base perché serve proprio a garantire coerenza, affidabilità e trasparenza, e soprattutto serve anche a garantire il fatto che la macchina che viene utilizzata sui pazienti funzioni, che sia testata, cioè altrimenti qui è la giungla. Ed è qui che sta l'assurdo, perché Theranos esiste per Edison. Edison è il fulcro di Theranos, è il simbolo dell'azienda, è il futuro che Elizabeth promette. Cioè non usarlo significa di fatto non essere più Theranos. In pubblico invece Edison continua ad essere presentato come il dispositivo che testa i campioni di sangue dei pazienti, anche se questa frase ovviamente noi lo sappiamo è vera soltanto a metà, perché nei Theranos Wellness Centers, per esempio, i campioni non vengono realmente analizzati con Theranos. Anche qui, cioè, si fa solo credere alle persone che vengono testati con Edison e persino anche ai dirigenti di Walgreens. In realtà, anche questa volta, alle persone viene detto che ci vorranno alcune ore per avere i risultati, che già questo va contro la promessa dei famosi 10-15 minuti di cui parla sempre Elizabeth. Ma con questa scusa, ovviamente gli operatori hanno tutto il tempo di spedire questi campioni direttamente nei laboratori di Theranos. Lì vengono appunto testati con altri macchinari e poi i risultati venivano rimandati agli in-store pronti per essere consegnati ai clienti. I test quindi vengono effettuati ma utilizzando macchine diverse, mai con Edison. E se ci pensate era la stessa cosa che avveniva anche con gli investitori quando magari si recavano nell'azienda per vedere come funzionava Edison. Nell'articolo si racconta anche di un dipendente che resta anonimo. Questo dipendente usa lo pseudonimo di Colin Ramirez, che nel 2014 contatta il laboratorio di sanità pubblica dello stato di New York e lo fa ovviamente per denunciare una presunta manipolazione del processo di valutazione delle competenze. Il responsabile dell'ufficio, Stephanie Schulman, lo indirizza verso l'unità investigativa del laboratorio di sanità pubblica e già ad aprile del 2014 il Dipartimento della Salute dello Stato di New York dichiara di aver ricevuto un reclamo formale sulle pratiche di analisi di Theranos e così decide di inoltrarlo ai Centers for Medicare and Medicaid Services, che sono due programmi sanitari federali che garantiscono copertura medica. Uno è rivolto soprattutto a persone sopra i 65 anni o con patologie, diciamo, gravi, l'altro invece è pensato per bambini e famiglie a basso reddito. A questo punto Theranos comincia a fare qualche timida ammissione. Riconosce che i test effettuati da Edison producono risultati che sono diversi rispetto alle macchine di altre aziende, però non specifica che quelli sbagliati siano proprio quelli di Edison. Cioè, ammettiamo il fatto che Edison non dà gli stessi risultati, ma non diciamo che Edison dà i risultati sbagliati. Ma io dico, ma vabbè.
La consulente legale di Theranos, Heather King, interviene pubblicamente. King, tra l'altro, è un ex socia dello studio legale di David Boyce, che poi è stata assistente legale di Hillary Clinton e poi è tornata nuovamente socia nello studio di Boyce. Lei sostiene infatti che l'azienda abbia sempre agito in piena trasparenza. Dice che i campioni di sangue rimanenti venivano semplicemente riutilizzati per test aggiuntivi e afferma che Theranos non avrebbe mai fallito i propri esami, aggiungendo anche che Sunny Balwani agiva seguendo quelle che definisce coerenti procedure di valutazione alternativa. Ma la realtà, come noi sappiamo, ed è poi quella che emerge nei documenti interni, è molto diversa. Nel 2014 solo il 10% di tutti i test eseguiti da Theranos, quindi parliamo di una quindicina su 75, viene realmente effettuato tramite Edison. La stragrande maggioranza di questi test, quindi circa 60, viene eseguita con le normali macchine tradizionali, cioè con le macchine Siemens. Il tutto mentre il marchio Theranos continua a pubblicizzare Edison come cuore della sua tecnologia. Infatti, per poter usare queste macchine terze con poche gocce di sangue, a questo punto è necessario diluire il campione e questo ovviamente per aumentarne il volume, perché quelle macchine non sono pensate per testare soltanto 2 o 3 gocce di sangue, ma questa diluizione, secondo molti esperti, aumenta in modo significativo il rischio di avere dei risultati che poi alla fine sono poco accurati o addirittura fuorvianti. Nell'articolo del Wall Street Journal si parla anche di una terza serie di test, parliamo di circa 130 test. Anche questi vengono ovviamente eseguiti con le classiche macchine di aziende terze e in questo caso non si usano solo 2 o 3 gocce di sangue da diluire, vengono prelevate intere fiale usando una normale siringa, esattamente quello che Elizabeth aveva promesso di eliminare. La fine dell'illusione in realtà inizia a delinearsi già prima che l'articolo di Kereru farà esplodere il caso, perché dovete sapere che tra agosto e settembre del 2015 la FDA avvia un'ispezione formale nei confronti di Theranos. Ovviamente l'obiettivo è quello di verificare la conformità dei dispositivi medici dell'azienda. L'attenzione quindi si concentra in particolar modo anche sul nanotainer, cioè quelle piccole capsule che appunto erano state usate per raccogliere il sangue tramite puntura del dito. Theranos infatti li aveva registrati come dispositivi medici di classe 1 esente, che è una categoria soggetta praticamente a regolamentazione minima, ma l'FDA dopo la sua ispezione stabilisce che in realtà avrebbero dovuto essere classificati come dispositivi di classe 2, che è una categoria molto più stringente e richiede etichette speciali, standard prestazionali rigorosi e una sorveglianza post commercializzazione. Cioè, in pratica, questo prodotto avrebbe dovuto essere monitorato lungo tutto il suo ciclo di vita. Quindi Theranos stava facendo passare come semplici strumenti medici qualcosa che per la legge è tecnologia medica avanzata e che quindi dovrebbe essere controllata con molta più attenzione. Ovviamente noi non stiamo parlando di semplici tamponi, anche se a rigor del vero pure i tamponi, diciamo, devono essere soggetti a delle procedure da rispettare, ma in questo caso, se comparati con i nanotainer sono qualcosa di più e sono anche in fase di sperimentazione. E purtroppo le sorprese, ragazzi, non finiscono qui, perché durante le ispezioni l'FDA rivela gravissime mancanze nel sistema di gestione della qualità. Infatti per tutto il 2015 non viene svolto nemmeno un audit interno, cioè non ci sono delle documentazioni necessarie alla progettazione dei dispositivi e mancano anche tutte quelle procedure considerate appunto adeguate e che servono per registrare e gestire i reclami dei clienti, perché ricordiamoci che nel frattempo tutta questa tecnologia era venduta alle persone. Il che, se ci pensiamo, è gravissimo, considerando che quei dispositivi vengono appunto usati per diagnosi mediche. Un altro segnale d'allarme arriva anche dalla validazione insufficiente dei dispositivi. Almeno uno di questi macchinari non è stato mai testato in condizioni d'uso reali o simulate e questo, ragazzi, significa che nessuno ha realmente la certezza che funzioni nel contesto clinico per cui è stato pensato. Il 15 ottobre del 2015 esce sul Wall Street Journal
Journal il famoso articolo di John Carreyrou, quello che denuncia pubblicamente tutte le falle tecnologiche e organizzative di Theranos. E ovviamente, ragazzi, è una bomba mediatica. Il giorno dopo, infatti, il 16 ottobre, Theranos decide di ricorrere ai ripari, annuncia quindi la sospensione dell'uso dei nanotener, con l'unica eccezione del test per il virus dell'herpes, che, se vi ricordate, era l'unico tra l'altro ad essere stato approvato dall'FDA. Pochi giorni dopo, il 27 ottobre del 2015, l'FDA rende pubblici tutti i risultati dell'ispezione e di conseguenza tutte le criticità che erano emerse durante le ispezioni diventano ufficiali. Ovviamente, ragazzi, questo è un colpo durissimo per la reputazione dell'azienda, ma anche per la reputazione di Elizabeth. Quella che fino a poco prima era considerata la startup rivoluzionaria della medicina personalizzata, adesso appare sempre di più come un castello di carte, un castello costruito su dichiarazioni non verificate, su dispositivi che non sono conformi, ma anche su una gestione interna tutt'altro che trasparente. Da qui ovviamente scoppia il finimondo, perché alla fine di ottobre dello stesso anno Walgreens annuncia la sospensione del piano di investimenti che prevedeva l'espansione dei Theranos Wellness Centers all'interno delle sue farmacie. Nel frattempo, tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, emergono nuove crepe. A novembre, infatti, salta anche l'accordo tra Theranos e Safeway, che era quindi in discussione dal 2010, e vengono anche alla luce numerose irregolarità all'interno dei punti prelievo di Theranos, cioè quelli che erano già collocati all'interno dei negozi Walgreens. Parliamo quindi dai problemi igienico-sanitari fino a procedure operative tutt'altro che regolari. Eppure, ragazzi, incredibilmente Elizabeth non si arrende, perché a dicembre dichiara che Theranos stava effettuando più test che mai, e questo ovviamente con l'intento di dimostrare da parte sua più che mai che la tecnologia avrebbe davvero potuto cambiare il mondo. Resta il dubbio se lo facesse perché ci credeva davvero tanto a portare avanti questa sua missione di vita o perché era diventata prigioniera di un castello di sabbia che non voleva in tutti i modi far crollare davanti al mondo. Comunque, a dicembre un ex dipendente riporta sempre al CMS, cioè il programma federale di Medicare a cui Theranos tra l'altro aveva aderito, e rivela tutti i gravi problemi di instabilità, tutti i problemi di precisione, di accuratezza di Edison, ma anche del modo stesso di condurre i test. Da lì partono 2 indagini federali e lo sappiamo come sempre grazie alla ricostruzione del Wall Street Journal. L'obiettivo infatti delle indagini è verificare l'accuratezza dei test, come anche quello di controllare che venissero rispettati tutti i protocolli previsti dalla normativa. Dal 2016 però le cose cominciano a peggiorare in modo evidente, perché il CMS riscontra dei problemi che sono molto seri. Praticamente ci sono delle falle nella sicurezza e vengono riscontrate delle carenze enormi nella gestione dei laboratori di Theranos. Nel rapporto ufficiale, infatti, il CMS scrive che il modo in cui Theranos pratica le analisi del sangue mette seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei pazienti, ed è una dichiarazione gravissima che da sola già basterebbe a far crollare un'azienda. A fine gennaio Walgreens annuncia che nelle sue farmacie non verranno più eseguite analisi del sangue tramite Theranos, e ovviamente questa, ragazzi, è una decisione pesante, perché prima di arrivare a questa scelta Walgreens aveva praticamente mandato una lettera ufficiale a Theranos. Nella lettera infatti intimava la società di risolvere almeno entro 30 giorni tutte le falle che erano emerse dalle indagini federali e dal CMS. Tenete conto di un fatto importante, cioè che in quel periodo la fonte di reddito commerciale più consistente per Theranos erano proprio i 40 punti vendita costruiti grazie alla partnership con Walgreens. Quindi perdere quel canale significava di conseguenza perdere la parte più solida del proprio modello di business. Il 3 maggio del 2016 una delle 2 agenzie federali che stava indagando su Theranos pubblica un rapporto ufficiale di 121 pagine. Dentro infatti ci sono tutte le falle di cui abbiamo già parlato e tra l'altro vengono analizzate punto per punto. Quindi per Elizabeth ovviamente tutto questo è la pietra tombale, perché a quel punto vede tutta la sua reputazione sgretolarsi letteralmente davanti ai suoi occhi. Tutte le partnership quindi cominciano a crollare una dopo l'altra e lei si ritrova senza riserve.
Il 7 luglio del 2016 i regolatori che avevano indagato su Theranos per conto del programma federale Medicare prendono una decisione definitiva. Vietano a Theranos di gestire un laboratorio per 2 anni e vietano ad Elizabeth Holmes di possedere, gestire o dirigere un laboratorio per lo stesso periodo di tempo. In più, tra le tante cose, revocano la certificazione CLIA per il laboratorio principale di Newark, cioè quello in cui venivano effettuati tutti i test diagnostici, e infine viene proposta una multa e inoltre viene anche richiesto il rimborso per tutti i pazienti che erano praticamente stati danneggiati da quella situazione. Il CLIA o Clinical Laboratory Improvement Amendments è una certificazione obbligatoria negli Stati Uniti ed è obbligatoria per qualsiasi laboratorio che segua test su campioni umani. Parliamo di sangue, urine, tessuti, saliva, qualsiasi sostanza organica che sia parte di un campione umano. E ovviamente questa certificazione serve a garantire accuratezza, affidabilità e anche tempestività dei risultati. Infatti, senza questa certificazione, un laboratorio banalmente non può operare né a scopo diagnostico né a scopo medico e nemmeno per la ricerca sui campioni umani. Tra l'altro, nella lettera di revoca inviata proprio dal CMS emerge un dettaglio molto importante che io vi voglio riportare, ovvero il fatto che i destinatari di questa lettera sono 3. Abbiamo Elizabeth, abbiamo Sunny e poi abbiamo anche un certo Sunil Dhawan o Dhawan. Nella lettera, a differenza di Elizabeth e Sunny, Sunil viene indicato con il titolo di dottore, quindi parliamo un attimo di lui, perché è importante questa cosa. Sunil infatti era il dermatologo personale di Sunny ed è proprio tramite Sunny che lui entra a far parte di Theranos. Ora, dalle fonti risulta tipo direttore di laboratorio da novembre 2014 fino all'estate del 2015, ma una volta interrogato nelle deposizioni, quindi rilasciate al processo contro Elizabeth, Sunil ridimensiona moltissimo il suo ruolo. Dichiara di aver trascorso complessivamente soltanto 10 ore all'interno dei laboratori di Theranos, quindi lui racconta di non aver mai supervisionato direttamente i test, ma dice di aver firmato semplicemente i rapporti che poi venivano emessi sulla base di questi test. E se questo fosse vero, ragazzi, cioè sarebbe assurdo perché dimostrerebbe una superficialità enorme nel modo in cui venivano gestiti dei test diagnostici che poi erano destinati ai pazienti. Cioè un direttore di laboratorio che non supervisiona i test direttamente è qualcosa che noi riusciremo a concepire difficilmente, perché veramente non si potrebbe nemmeno commentare questa cosa, ma considerando tra l'altro come operava Theranos, alla fine non è che sorprenda più di tanto questa dichiarazione. Ora, noi non sappiamo se Sunil abbia detto la verità o meno su questa cosa, ma mettiamo anche solo per un secondo che lui abbia detto la verità. Cioè, questa cosa sarebbe gravissima, ma nel frattempo non sorprenderebbe, perché sappiamo che Theranos agiva in quel modo. Questa dinamica, ragazzi, riflette perfettamente la cultura interna dell'azienda, perché basti pensare anche solo all'assunzione del fratello di Elizabeth, come anche dei suoi amici in ruoli manageriali, pur senza alcuna qualifica scientifica. E se ci pensiamo, Sunil in un certo senso si andrebbe a collocare perfettamente all'interno di questa dinamica, in quanto pur avendo alcune delle competenze richieste, ha comunque sfruttato un sistema di favoritismo che poi lo ha visto interpretare il ruolo in modo abbastanza discutibile, e questo tra l'altro lo ammette lui stesso. Comunque, tornando alla storia, il ruolo di Sunil rimarrà sempre ambiguo perché non si riuscirà mai a dimostrare davvero se le sue dichiarazioni fossero accurate o meno. Parlando invece di Sunny, l'11 maggio del 2016 Theranos annuncia le sue dimissioni dal ruolo di COO e il tutto avviene tra l'altro in un clima di enorme pressione perché da un lato abbiamo le indagini federali sulla questione regolatoria, mentre dall'altra abbiamo la pressione mediatica che continua a crescere. Nello stesso periodo emergono anche tutte le accuse degli ex dipendenti sulla sua condotta. Molti infatti lo descrivono come uno dei principali responsabili
della creazione di un ambiente di lavoro tossico. A questo, tra l'altro, ragazzi, si aggiunge un cambiamento importante nel consiglio di amministrazione di Theranos. Lo abbiamo già detto, ma a un certo punto qualcuno si rende conto di un problema evidente. Cioè che quel consiglio, e l'abbiamo detto prima, pur essendo pieno di figure prestigiose della politica americana, aveva un vuoto enorme. C'erano ex segretari di Stato, c'erano figure chiave della diplomazia, c'erano esperti di sicurezza nazionale e strategie difensive, ma non c'era nemmeno un medico, non c'era nemmeno uno scienziato, nessun biologo, nessuna figura con competenze scientifiche. Forse l'unico era Channing Robson. Così, per provare a rafforzare la credibilità di Theranos, Elizabeth decide finalmente di assumere le persone giuste. Così, tra le tante persone, inserisce all'interno del suo consiglio di amministrazione un nuovo membro, ovvero Fabrizio Bonanni. Bonanni è un dirigente italiano con una lunga carriera nel settore biotecnologico e farmaceutico. Ha un dottorato in chimica con lode all'Università di Firenze, ha svolto un post-dottorato all'MIT in chimica fisiologica e ha completato programmi esecutivi alla Kellogg School of Management come anche alla Harvard Business School. In pratica, nel corso della sua carriera, Bonanni ricopre ruoli dirigenziali di alto livello e lo fa in importanti aziende biotech e farmaceutiche. Il suo nome infatti viene spesso associato alla ristrutturazione dei processi aziendali e all'introduzione di criteri di trasparenza e integrità scientifica. Elizabeth, tenendo conto del suo prestigioso curriculum, decide di nominarlo nel 2016 all'interno del consiglio di amministrazione e proprio nel tentativo di risollevare l'immagine che ormai era compromessa di Theranos. Infatti, insieme a lui entrano anche altri due nomi altrettanto importanti. Troviamo Richard M. Kovacevic, ex CEO di Wells Fargo Co., e William Foge, ex direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, cioè i CDC. L'obiettivo infatti è quello di provare a dare una svolta alla governance della società, spostarla quindi verso una maggiore competenza scientifica e medica, una scelta che col senno di poi forse sarebbe dovuta arrivare molto prima. Infatti, sotto la pressione pubblica e istituzionale, Elizabeth decide anche di riorganizzare il consiglio in due sezioni. Una sezione ristretta con esperti reali nel campo medico e scientifico e poi una seconda parte più piccola ma ormai marginale con i membri storici. Tra questi, ad esempio, George Shultz ed Henry Kissinger. A Bonanni infatti viene persino offerto il ruolo di Chief Operating Officer, cioè di COO, ed è una posizione cruciale per la ristrutturazione interna della società, ma lui, non sappiamo né come né perché, rifiuta l'incarico. Probabilmente, ma questa è una mia supposizione, era consapevole della complessità e dei rischi enormi legati alla società, la cui immagine ovviamente era già fortemente compromessa. Comunque, la sua decisione, così come la sua nomina, rappresenta un tentativo da parte di Elizabeth di riposizionare Theranos su basi più solide, più credibili, come anche più trasparenti, ma a quel punto, ragazzi, era già troppo tardi. L'1 agosto del 2016, durante la conferenza dell'American Association for Clinical Chemistry, cioè la AACC, Elizabeth presenta il Minilab ed è un dispositivo da banco progettato per eseguire una vasta gamma di test diagnostici. Parliamo di chimica clinica, biologia molecolare, come anche di immunodosaggi. E tutto questo usando soltanto dei piccoli campioni di sangue o altri fluidi biologici. Il Minilab voleva fare molto di più, almeno nelle intenzioni. L'obiettivo infatti era quello di ampliare l'elenco dei test disponibili e mostrare qualcosa che fosse, diciamo, più completo. Ma proprio come l'Edison, anche il Minilab non riuscirà mai a fornire delle prove concrete del suo reale funzionamento. Nonostante la presentazione fosse molto curata, con tanto di slide, insomma, non c'erano dati clinici solidi, niente studi indipendenti, nessuna validazione reale. Esatto, ragazzi, siamo di nuovo lì, allo stesso punto. E infatti la sua introduzione sul palco dell'AACC viene accolta ovviamente con grande scetticismo, perché molti esperti che erano presenti alla conferenza non capiscono come mai
Theranos stia presentando un nuovo dispositivo quando il precedente, cioè Edison, non era mai stato approvato, validato o realmente dimostrato. Cioè, in altre parole, il Minilab avrebbe dovuto essere la rinascita di Theranos, ma di fatto non fa che aumentare i dubbi che sono già enormi sulla sua credibilità e sulla credibilità dell'azienda. In questa conferenza infatti era presente parte della comunità scientifica, quindi immaginatevi le facce dei presenti quando si sono trovati davanti a Elizabeth Holmes, una donna che aveva ingannato investitori, partner e pazienti e che ora si presentava su quel palco davanti a loro non per fornire finalmente dei dati concreti, ma per mostrare un'altra scatola, cioè un altro dispositivo ancora più innovativo del primo e di nuovo senza fornire un singolo dato reale. Durante la presentazione Elizabeth prova comunque a mostrare qualcosa, tira fuori dei dati, almeno sulla carta, ma quello che ne viene fuori è ambiguo perché parla di 11 test, però senza mai portare delle prove indipendenti, senza una revisione paritaria, senza un riscontro oggettivo. Insomma, ragazzi, come vi dicevo prima, siamo sempre lì, numeri spuntati fuori dal nulla, non verificati, non validati e quindi non controllati. La stampa ovviamente non rimane in silenzio perché basta cercare anche solo Minilab Theranos su Google e compaiono decine di articoli che praticamente dicono tutti la stessa cosa, cioè che Elizabeth aveva l'occasione di redimersi, poteva provare a salvare la reputazione della sua società e invece decide di non cambiare strada, anzi raddoppia perché di fatto presenta un altro dispositivo uguale al primo ma senza fornire prove sulla sua funzionalità. E qui secondo me si apre il punto più interessante, cioè perché? Perché continuare così? Io mi sono sempre chiesta se ad un certo punto provasse quasi un piacere perverso nel portare avanti questa narrazione, come se lei tipo fosse convinta che a forza di tentativi prima o poi ce l'avrebbe fatta davvero, anche se ovviamente questo significa farlo però sulla pelle delle persone. Cioè non so se definire una mentalità del genere tossica e pericolosa oppure una forma estrema di ingenuità. Penso più la prima e la seconda mescolate insieme, possiamo dirlo? E poi, tra le tante domande, ce n'è anche una di natura più tecnica che sorge spontanea, ovvero come faceva Elizabeth a presentare il Minilab se il CMS le aveva di fatto tolto la licenza CLIA e se le aveva anche vietato di gestire un laboratorio per 2 anni? La risposta, ragazzi, è tecnica, ma semplice, perché il divieto del CMS riguardava soltanto l'attività diagnostica sui pazienti, ma non impediva a Theranos di costruire un prototipo e non impediva di mostrarlo in una conferenza scientifica. In pratica loro non potevano operare come laboratorio, non potevano analizzare campioni umani, ma potevano comunque presentare un dispositivo non testato e questo ovviamente era un escamotage perfetto. Ovviamente però questo non ha fatto altro che aumentare lo scetticismo del pubblico perché davvero, cioè come puoi spiegare il funzionamento di un macchinario se non lo hai mai testato? Comunque, sta di fatto che Elizabeth continua a tirare dritto e non si ferma, cioè lei non è interessata a fermarsi, lei è interessata a risollevare l'immagine della sua società, a cercare di creare un prodotto che alla fine funzioni. Poi, se non lo ha mai testato e comunque lei spera di farlo funzionare, noi non lo sappiamo perché lei si sia messa in testa una cosa del genere, anche perché non è possibile, però lei ci credeva. Ma intanto ovviamente anche le indagini vanno avanti e da qui in poi le cose per lei cambieranno drasticamente. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del primo video perché è talmente lungo che ho dovuto dividerlo in 2 sezioni. Non potevo propinarvi questa storia in un unico video perché penso che sarebbe durato almeno 10 ore. Ovviamente io cercherò di far uscire il secondo video il prima possibile e la seconda parte è anche molto interessante perché andremo ad analizzare tutta la parte delle deposizioni e del processo, quindi andremo ad analizzare il dietro le quinte della narrazione che poi è stata portata avanti sia da Elizabeth che da Sunny, ma
ma anche quello che poi in realtà salterà fuori dalle deposizioni, così anche come in fase processuale. Quindi faremo praticamente un'analisi di quello che è stato raccontato e di quello che poi invece è la realtà. E credetemi, è molto interessante perché salteranno fuori degli elementi che vi lasceranno veramente a bocca aperta. È un dietro le quinte che ha lasciato a bocca aperta anche me, perché io conoscevo questa storia ovviamente, ma non l'avevo analizzata in tutte le sue fasi e mi sono persa tantissimi di quegli elementi che poi secondo me la dicono lunga un po' sulla mentalità di Elizabeth, ma in generale proprio sulla mentalità di una persona che si convince che quella cosa può realizzarla, anche se ovviamente ci sono tante cose che poi in realtà dovrebbero farci capire che forse non è proprio così. Io comunque vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino alla fine di questo video, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale per non perdervi le nostre novità, di lasciare un mi piace e soprattutto di commentare, perché sono veramente molto curiosa di sapere cosa ne pensate, almeno di questa prima fase, e soprattutto magari di rispondere un po' alle domande che ci siamo fatte durante il nostro racconto, perché ne sono saltate fuori tantissime. Se non volete perdervi altre novità in generale, vi consiglio anche di iscrivervi alla mia pagina Instagram. Io sarò felicissima di parlare con voi anche da lì e nel frattempo vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, prendetevi cura di voi e soprattutto state attenti quando girate online. Questo canale è, diciamo, principalmente incentrato su tematiche che hanno a che fare con la tecnologia, ma che hanno a che fare anche con internet, quindi questo sarà un po' il mio saluto finale di ogni video. Prendetevi cura di voi e state attenti quando girate su internet. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!